Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti in un nuovo video giornale. A grande richiesta ho avvicinato la poltrona, mi avete detto che volete vedermi bene in faccia, quindi adesso guardatemi in faccia e pentitevi. Ma a grande richiesta, oltre ad avvicinare la poltrona, oggi parliamo dello scandalo di Ballerina Farm, una ballerina che ha mollato la carriera per diventare una contadina e passare le giornate a mungere le vacche e a cucinare asparagi per suo marito Daniel e i loro 8 figli. La connessione con la natura è forte, ma la connessione wifi pure. Infatti Ballerina Farm praticamente ha una pagina che ad oggi conta quasi 10 milioni di followers, questo sia su Instagram sia su TikTok, cioè 10 milioni su Instagram e 10 milioni su TikTok, numeri che la qualificano come la fattoria più famosa al mondo dopo quella di Orwell. Hannah Neilman documenta sui social la sua vita da contadina, mamma, ballerina, perché comunque accenna ogni tanto qualche balletto in giro per i campi, qualche plié, qualche pirouette, qualche pancarré. Hannah sfoggia ogni giorno outfit campagnoli, ma ogni tanto tra un parto e l'altro sfila anche ai concorsi di bellezza perché è gnocca. Ora, grazie alla notorietà sui social, Ballerina Farm produce e vende carne, latte, biscotti, il tutto a prezzi non esattamente competitivi, $110 una Simmental praticamente. Quella dei coniugi Neilman è una vita apparentemente perfetta, Hannah e Daniel sembrano felici, ma recentemente ragazzi un'ombra si è abbattuta su Ballerina Farm. Il The Times infatti ha intervistato i due neocontadini e l'articolo ha dipinto un'immagine di Ballerina Farm molto sinistra, molto lontana da quella che siamo abituati a vedere sui social. Hannah infatti sembra essere tristemente sottomessa a suo marito Daniel, il quale sembrerebbe invece essere un bifolco che l'avrebbe manipolata e l'avrebbe indotta a rinunciare al proprio sogno di diventare ballerina per diventare piuttosto la sua mogliettina tradizionale, la sua serva praticamente, facendole scodellare 8 figli senza epidurale e insomma mortificandola nella vita quotidiana. L'articolo ha sollevato uno scandalone ragazzi, un allarme, si è gridato al free Hannah Neilman con un'urgenza tipo quando Britney Spears si è messa la maglietta gialla, e quindi ragazzi sono andata a indagare in questa vicenda e ripercorrendo la storia di Hannah Neilman e indagando appunto un attimo sui retroscena dell'intervista shock, ho scoperto che le cose non sono esattamente come sono state raccontate, anzi sono molto diverse e il The Times, se mi permettete, questa volta l'ha combinata molto grossa. Oggi parliamo dello scandalo di Ballerina Farm. Hannah Wright nasce nel 1990 a Springville, nello Utah. Nello Utah, ragazzi, alcuni di voi già sanno cosa significhi questa cosa, perché la maggioranza degli abitanti dello Utah è di fede mormone, per cui c'è un'altissima probabilità di default che Hannah provenga da una famiglia mormone. E infatti proviene da una famiglia mormone, cresce in una grande famiglia mormone. Abbiamo già parlato approfonditamente di questa religione nella Eight Passengers saga che potete recuperare qui, ma facciamo un piccolo ripasso. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che poi sarebbe la religione mormone, è profondamente incentrata sulla famiglia. La famiglia è il cuore pulsante della fede, tanto che secondo le loro credenze anche dopo la morte tutti i membri della famiglia si riuniscono in paradiso. Non so come possa chiamarsi paradiso un posto in cui ti ritrovi a un eterno pranzo di Natale in famiglia, ma per i mormoni questa è la salvezza divina. Quindi per questa grande importanza che danno al concetto di famiglia, i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fanno figli come fossero popcorn. Non è strano vedere famiglie con 6, 8, 10 figli. Non penso di generalizzare ragazzi se vi dico che se vi trovate nello Utah e vedete una famiglia con 6, 8, 10 figli, avete quasi sicuramente appena incontrato una famiglia mormone. Quindi il contesto in cui Hannah Wright nasce e cresce è questo, una vita dove la famiglia è tutto, è un pilastro. Infatti lei ha ben 8 fratelli e sua madre le insegna che crescere i figli sia la vocazione più divina e gloriosa che abbiamo.
Ora, la famiglia di Hannah possiede un negozio di fiori e lei, Hannah, ci lavora in questo negozio, magari non stabilmente, però tipo nelle giornate più intense, che so, San Valentino, lei partecipa, ci lavora. Questo fa sì che Hannah impari 4 cose su come si gestisca un'attività commerciale. Praticamente possiamo dire che al negozio di fiori lei impara come si faccia a fare fiorire il conto in banca e impara anche le basi del giardinaggio. Ora, la giovane Hannah fa danza classica sin da bambina ed è molto brava, per cui che cosa succede? Che quando Hannah ha 14 anni, una sua amica a un certo punto le dice: Hannah, ma perché non provi a entrare alla Juilliard School? E lei: no, ma figurati se mi pigliano alla Juilliard. E la sua amica: ma tu provaci, sei brava, ce la puoi fare. E Hannah ci prova. Ebbene ragazzi, a soli 14 anni Hannah non riesce ad accedere a un programma estivo di danza classica alla Juilliard. Che poi, che cos'è sta Juilliard? Cioè io continuavo a leggere sta cosa: ah, Hannah ha studiato danza alla Juilliard School addirittura. C'erano tutti così gasati, capito, che mi veniva da dire: no vabbè, alla Juilliard non ci posso credere. Però io non sapevo cosa fosse la Juilliard. La Juilliard School praticamente sarebbe una delle scuole più prestigiose al mondo nel campo delle arti performative. È una cosa importante che fa Hannah, perché considerate che solitamente al programma estivo si accede a partire dai 15 anni di età. Hannah accede che di anni ne ha solamente 12. Ovviamente, che ve lo dico a fare, si tratta di una scuola estremamente costosa, ragazzi, parliamo di $4.100 per 20 giorni di corso. Hannah riceve una borsa di studio, però sta borsa di studio le copre solo una parte di questa cifra folle, quindi la sua famiglia si trova a dover sostenere un investimento significativo per aiutarla a realizzare questo sogno. Ma la famiglia di Hannah, ragazzi, spende veramente un sacco di soldi per finanziare la passione per la danza della figlia. Non è solo la Juilliard, capito? Suo fratello addirittura si lamenta un po' di questa cosa, dice: praticamente tutti i soldi che guadagniamo al negozio di fiori se ne vanno in scarpette da ballo. Mi sembra chiaro quindi, ragazzi, che la famiglia di Hannah creda fermamente nel talento della figlia e che voglia darle tutte le opportunità possibili per avere successo come ballerina, altrimenti non starebbe a fare tutti questi sacrifici economici. Tra l'altro la Juilliard si trova a New York, quindi Hannah deve lasciare lo Utah e stabilirsi a New York per sti 20 giorni, per poi tornare nello Utah, dove a soli 16 anni otterrà un'altra borsa di studio, entrando questa volta al programma di danza classica della Brigham Young University, che poi sarebbe la stessa università dove Kevin Frankie della Eight Passengers Saga insegna ingegneria civile. Comunque Hannah nello Utah alla Brigham Young University non dura molto, perché la prendono proprio ufficialmente alla Juilliard, e questa è veramente una cosa grandiosa, perché pensate che alla Juilliard accettano solamente ogni anno 12 donne e 12 uomini tra migliaia di candidati. Quindi lei torna di nuovo a New York a testa alta e lì completa i suoi studi universitari di danza classica, e qui i sacrifici della famiglia si faranno ancora più grossi. Nel frattempo Hannah parteciperà anche alle selezioni di Miss Springville, vincendo a soli 17 anni il titolo di Miss Springville, cioè la più bella di Springville. Questo successo la porterà a qualificarsi per il concorso di Miss New York City, dove ancora una volta vincerà, cioè lei sarà Miss New York City, ragazzi. Ora lei più avanti dirà: io tutti questi concorsi li facevo per vincere soldi e pesare meno sulle spalle dei miei genitori. Durante il ringraziamento del 2011 le lezioni alla Juilliard sono sospese per le festività, così Hannah decide di tornare nello Utah per passare del tempo con la sua famiglia, e oltre al tacchino arrosto trova un altro piatto in tavola, un altro piatto ricco, molto ricco, ragazzi, che si chiama Daniel. Praticamente il 24 novembre 2011 Hannah va con un suo amico a una partita di basket del college e questo suo amico le presenta un ragazzo di nome Daniel Nealman, 23 anni.
anni. Per Daniel con Hannah è amore a prima vista, appena la vede lui capisce immediatamente che la vuole sposare. Hannah invece no, ma per 6 mesi lui continua a corteggiarla e lei continua a declinare ogni invito di Daniel. Anche Daniel viene da una famiglia che fa parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, anche lui ha 9 fratelli e inoltre la sua famiglia, come dire ragazzi, non è che è benestante, è miliardaria da fare schifo. Suo padre è niente meno che David Neeleman. Se il suo nome non vi dice niente è perché siete poveri. Praticamente è il fondatore di JetBlue Airways, una delle compagnie aeree low cost più popolari negli Stati Uniti, è tipo la Ryanair d'America. Ma David Neeleman è il fondatore anche di altre 4 compagnie aeree, cioè lui è proprietario della compagnia aerea e pure della concorrenza, cioè lui si fa concorrenza da solo. Per esempio è proprietario della Azul, la terza compagnia aerea del Brasile. Tra l'altro David Neeleman, sempre il papà di Daniel, è nato in Brasile ragazzi, e questa è un'informazione che ci servirà più avanti, quindi ricordatevela. Nonostante il potere e la ricchezza della famiglia Neeleman, Hannah non si lascia abbindolare. Anche perché non lo sa, cioè Daniel non glielo dice che la sua famiglia sia proprietaria di tutte queste compagnie aeree, capito? Si finge plebeo, tipo il principe cercamoglie. Ma poi un giorno succede qualcosa. Daniel decide di dirottare il destino, diciamo, e far, come dire, decollare questa relazione. Letteralmente è il 23 maggio 2011. Hannah si sta preparando per prendere un volo di 5 ore per tornarsene a New York, visto che le vacanze sono finite e lei deve tornare a ballare alla Juilliard, e così manda un messaggio al suo amico Daniel. Gli scrive: ma così ragazzi, c'è per fare 2 chiacchiere, sai, sto per tornare a New York, sto per prendere questo aereo. Lei, ricordiamocelo, non lo sa che il padre di Daniel sia il proprietario di 85 compagnie aeree. E insomma, quando Daniel legge il messaggio, ragazzi, risponde con nonchalance: oh, che coincidenza, anche io sarò su quel volo. Non è assolutamente vero ragazzi, Daniel non aveva in programma di prendere quel volo, ma non appena legge il messaggio di Hannah decide di cambiare i suoi piani. Fa una telefonata alla compagnia aerea di suo padre e si fa mettere nello stesso volo di Hannah, assicurandosi di avere un posto vicino a lei. Follia. Sarà praticamente il loro primo appuntamento. Un po' inquietante, se posso usare un'opinione. Comunque un primo appuntamento in un posto in cui non prende il cellulare, dal quale non puoi scappare. Non posso dire che sia il mio appuntamento ideale. Vabbè, Hannah in qualche modo trova romantica questa cosa, probabilmente perché si mette con Daniel. Non so se è preda della sindrome di Stoccolma o se lui le ha rivelato le sue non umili origini. Sta di fatto che si mette con lui e da qui in poi i due si innamorano e vivono una storia d'amore intensa, lunga ben 3 settimane addirittura, dopo le quali si fidanzano, cioè comunicano alle loro famiglie che si sposeranno e si sposeranno 2 mesi dopo. Cioè a questo ritmo chiederanno il divorzio entro la fine del mese. Insomma, ad avere tutta questa premura, tutta questa fretta è principalmente Daniel. Lui è ansiosissimo, cioè lui pensa: la devo sposare subito, altrimenti non funzionerà. Vabbè ragazzi, voleva consumare, palese. Parliamo di persone molto devote alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, una comunità in cui i rapporti fuori dal matrimonio non sono solo malvisti, ma sono anche severamente puniti se vengono scoperti. Ne abbiamo parlato della Eight Passengers saga di questa cosa, quindi secondo me Daniel voleva sposarla così urgentemente perché la tentazione gli stava diventando sempre più dura da gestire. Parliamo di 2 ventenni ragazzi, un'urgenza ormonale più che spirituale secondo me. Vabbè, in ogni caso si sposano, ma in tutto ciò Hannah va ancora alla Juilliard, quindi Daniel che cosa fa?
affitta un appartamento nell'Upper West Side a New York. Ricordatevi anche questa cosa. Nel frattempo anche Daniel continua i suoi studi. Ora, mentre Hannah si dedica alla danza, Daniel sa il fatto suo, cioè anche lui si distingue come uno sportivo di talento, perché gioca alla lacrosse nella squadra della Brigham Young University, che però si trova nello Utah, quindi comunque lui fa un po' avanti e indietro da New York. Per chi non conoscesse questo sport, lacrosse dovrebbe essere una sorta di hockey ma senza il ghiaccio, dove i giocatori usano delle racchette e insomma lo scopo è infilare la palla in rete, un po' come il suo matrimonio con Hannah. La relazione tra Hannah e Daniel è inaspettatamente affiatata, ragazzi, perché per come è cominciata io comunque mi aspettavo che lei non lo tollerasse, invece no. Daniel va a vedere Hannah quando balla, lei a sua volta lo sostiene andando a vedere le sue partite di lacrosse in giro per l'America, si incoraggiano a vicenda e insieme condividono anche i loro momenti di fede, nel senso che passano serate romantiche a leggere le scritture fino alle 3 del mattino. Questo lo racconta Hannah. E poi improvvisamente, dopo solamente 3 mesi di matrimonio, Hannah scopre di essere incinta. E beh, e ve lo dicevo io. Vabbè, per lei, per Hannah è una cosa positiva, cioè il suo test di gravidanza è sicuro positivo, però lei proprio la vive come una cosa bella, nonostante stia ancora studiando. Perché Hannah, dovete sapere che non sogna solo di diventare una ballerina professionista, no, lei desidera anche tantissimo diventare mamma e a questo punto riesce a conciliare entrambi i suoi sogni, cioè mixa un po', no, il lago dei cigni con la cicogna e porta avanti la gravidanza. Infatti ad oggi si vanta di essere stata la prima studentessa della Juilliard nella storia moderna a essere incinta durante il corso di studi. Il 5 maggio 2012 Hannah dà alla luce il piccolo Henry e ben presto si laurea anche alla Juilliard. Cioè ragazzi, in Italia le avrebbero dedicato 20 articoli di giornale per sta cosa, non so a New York, ma io mi immagino i titoli qua. Madre eroica si laurea alla Juilliard con il piccolo Henry in braccio, statue erette in suo onore, il Vaticano che la proclama santa patrona della danza, proposte di legge per farla apparire sui francobolli. A questo punto Hannah non ha più motivo di restare a New York, quindi lei e Daniel tornano nello Utah, dove lui comunque continua a studiare alla Brigham Young University, quantomeno adesso gli viene più vicina, e ovviamente tornano in 3, cioè tornano insieme al loro primo figlioletto Henry, che ha pochi mesi. Al che Hannah, ragazzi, inizia a scrivere un blog chiamato We Took the Train, noi abbiamo preso il treno. In questo blog condivide i momenti della sua nuova vita da mamma e neoballerina. Da questo blog ho preso, ragazzi, e prenderò molte delle informazioni che vi riporterò, perché Hannah documenta con foto e post gran parte della sua esistenza dal 2013 al 2019. Ora ragazzi, attenzione, dopo la laurea, nonostante Hannah sia diventata mamma, non ha assolutamente intenzione di rinunciare alla sua carriera nella danza, anzi la sua ex insegnante di danza a questo punto le offre lavoro, le offre l'opportunità di insegnare danza moderna dal lunedì al giovedì e lei accetta questa offerta, ma non prima di essersi organizzata con Daniel, cioè lei si organizza con suo marito Daniel sulla gestione del piccolo Henry, perché ragazzi Daniel, ricordiamolo ancora una volta, studia all'università. Infatti, in base a quello che racconta Hannah sul blog nel 2013, Daniel modifica il suo programma universitario in modo da essere libero negli orari in cui lei lavora. Poi tipo lui si organizza che studia per tutti gli esami prima, cioè proprio fa delle full immersion lunghissime per poi essere libero e potersi dedicare totalmente al figlio, quindi la supporta, ragazzi, non si può dire che la voglia intralciare. Cioè facciamo due conti: prima si è trasferito con lei a New York perché lei studiava lì, sebbene questo significasse per Daniel allontanarsi dalla sua università nello Utah, dove non solo lui studiava ma giocava pure alla lacrosse, e ora Daniel rallenta il suo percorso universitario per agevolare il lavoro
lavoro di Hannah. Ricordiamocele queste cose. Scrive Hannah sul suo blog: mi sento piuttosto sopraffatta e poco qualificata, ma ho imparato così tanto su un sacco di cose. Amo davvero ballare. Voglio che i miei studenti provino lo stesso amore e la stessa passione che provo io. Quella che vedete, ragazzi, è la foto degli appunti di Hannah che le servono per insegnare, ma Hannah scrive anche, parlando del suo bambino: mi manca molto Henry quando sono lontano da lui. Sono completamente soddisfatta e felice della mia vita e della mia famiglia. Adoro essere una madre. Hannah nel suo blog condivide anche riflessioni sulle scelte di vita che sta facendo. Ad esempio dice: sono molto felice di aver rinunciato all'idea di diventare una grande ballerina professionista e di essermi accontentata di fare l'insegnante, perché questo mi permette di dedicare tempo alla mia famiglia e la vita familiare mi dà una gratificazione che la carriera non mi darebbe da sola. E dice Hannah: mi sto anche impegnando per cucinare di più e per mangiare più sano. Cioè praticamente, ragazzi, lei vorrebbe prendersi cura della sua famiglia anche attraverso l'alimentazione e in qualche modo scopre di essere molto brava a cucinare. Infatti nel suo blog spesso lei posta foto delle sue ricette, mostrando con orgoglio tutti sti piatti che prepara per Daniel e Henry quando fa i primi esperimenti. Dal suo blog, ragazzi, emerge chiaramente che la vita di Hannah ruoti attorno a due grandi passioni: il ballo e la vita da madre. Ma la maternità sembra avere un ruolo più centrale per lei rispetto alla danza. È come se tutto ciò che fa, ogni decisione che prende, ogni sacrificio che fa al lavoro sia sempre motivato dall'amore per la sua famiglia. Hannah scrive, ad esempio, nel suo blog: c'è uno scopo nel costruire una casa, una famiglia, un matrimonio, c'è gioia e ci sono risate. Amo il lavoro che sto facendo in questo momento perché so che sto costruendo qualcosa di grandioso, qualcosa per sempre. Tutto questo ha avuto perfettamente senso quando Henry si è finalmente addormentato tra le mie braccia stasera, perché era l'unico posto in cui voleva stare. L'ho preso e l'ho adagiato nella sua culla. I bambini che dormono sono lo spettacolo più puro e perfetto che tu abbia mai visto, e in momenti come questo riesco davvero a vedere che quest'opera è in effetti divina. Amo quel bambino così tanto. Se l'avesse detto Michael Jackson. Allora, ragazzi, è difficile rendere l'idea leggendovi poche righe del blog di Hannah, però la mia percezione generale leggendo questo blog è stata che Hannah si senta veramente realizzata nel ruolo di madre. È un ruolo che lei ha scelto contenta, lo ha scelto consapevolmente questo ruolo, e lo abbraccia con tutto il suo essere, perché è un compito che affronta con passione, ma proprio con la stessa passione che riserva alla danza, se non di più. Tanto che con il passare del tempo, mano a mano che Henry cresce, il focus del racconto di Hannah sul blog si sposta sempre più dalla danza verso la maternità. Cioè il racconto della sua vita come insegnante di danza inizia a passare in secondo piano finché quasi praticamente non scompare. Al suo posto il blog diventa un diario sempre più dedicato alla sua vita di madre. Suo figlio Henry diventa il fulcro centrale di ogni suo pensiero. Hannah parla continuamente di suo figlio Henry ed ha sempre questo tono tipo: oh mio Dio, è troppo carino, è troppo dolce, quanto è tenero, è la cosa più tenera del mondo. Tutto così, ragazzi, ha una devozione per sto bambino, ve lo giuro. Sembra che tutto il suo mondo ruoti intorno a Henry in modo quasi ossessivo, tanto che non c'è quasi nient'altro di cui lei parla, per cui troviamo frasi tipo: Henry e io abbiamo giocato sul nostro letto e ridevamo entrambi tantissimo. Henry mi capisce completamente e io capisco lui. Oppure, altra frase: Henry mi fa sorridere tutto il giorno, qualunque sia il giorno, qualunque sia il colore del mio cielo, è incredibile. Altra frase: ho iniziato a pensare al mio piccolo Henry, ormai cresciuto, e a quando non sarò più una mamma di bambini. Non potrò più tenerli tra le braccia. Ho pensato a me stessa quando tutti i miei bambini non ci saranno più. Tutti i miei bambini, Henry, ragazzi, uno ne ha ancora. Poi in un altro post scrive: attenzione, questo è importante, adoro ballare, mi piace quando esco da lezione e Henry e papà mi aspettano fuori,
Io sono il loro mondo e loro sono il mio. È così meraviglioso sapere che sono tutto per qualcuno. Ho un bisogno, ho uno scopo, faccio parte di una famiglia. Oggi siamo andati in chiesa e ho giocato con Henry nel corridoio per la maggior parte del tempo. Non abbiamo sentito molti discorsi o lezioni della scuola domenicale. Adoro essere una mamma, adoro avere questo titolo. La maternità è una cosa così bella, non è vero? Non c'è davvero niente che possa essere paragonato, quindi sottinteso ragazzi, neanche la danza. Quindi praticamente l'identità di Hannah ragazzi è molto centrata sulla maternità e vi garantisco che dal suo blog emerge chiaramente che lei trovi gran parte del suo scopo di vita e della sua realizzazione personale nel vivere la vita di mamma. Poi lei, attenzione, continua ad amare la danza, cioè continua ad insegnare danza, questo pure lo ritroviamo talvolta nel suo blog, ogni tanto pure si ricorda di dire io amo ballare, io amo i miei studenti, anche se è stancante, però capito, è evidente che per Hannah fare cose per suo figlio sia quello che la fa sentire più appagata, che sia cucinare per lui, allattarlo, prendersi cura delle sue necessità, passare del tempo insieme a lui, cioè lei si gasa come se andasse a fare rafting nelle cascate del Niagara e non credo che ci sia niente di male, di strano ragazzi, cioè comunque Hannah continua a vedere altra gente, da quello che sembra, perché a volte racconta di essere stata con le amiche e quindi insomma non è che si isoli nella stanzetta di Henry diventando il suo incubo, non credo. Poi purtroppo queste situazioni non si vedono ragazzi, se lo sapranno loro. Quello che mi sembra, quello che posso permettermi di dire è che lei sia appassionata alla vita da mamma. Io penso che tutti ce l'abbiamo una dimensione attraverso cui diamo significato a tutto il resto delle nostre cose. Questa dimensione è diversa poi per ognuno di noi, perché per qualcuno può essere il lavoro, per altri può essere la famiglia, per altri può essere l'amore per il partner, oppure non lo so, il volontariato, cioè è quella dimensione della tua vita che se la togliessi dall'equazione della tua vita, sentiresti che niente ha più significato, ti sentiresti inutile, è come se stessi sprecando la tua vita. Non so se mi spiego. Di solito è una parte dell'identità influenzata almeno in parte dal contesto in cui si è cresciuti. Ciò non toglie che per sentirci completi nella vita abbiamo bisogno di quell'aspetto lì, altrimenti possiamo avere tutto, letteralmente tutto il resto, e sentirci comunque insoddisfatti. È come quando vedi una persona che sembra avere tutto e dici ma com'è che è infelice? Perché probabilmente gli manca quella cosa lì, lui è centrato, no? Il suo pensiero è centrato su quella dimensione che gli sta mancando e che gli serve per poter dare un significato a tutto il resto. Per Hannah quella dimensione secondo me è la genitorialità, è proprio palese che se le togliessimo questo ruolo perderebbe il suo scopo, si sentirebbe inutile, non perché la danza non sia importante per lei, ma perché il significato generale che dà alla sua vita, stando a quello che trapela dal suo blog, è strettamente legato all'essere madre, al prendersi cura di suo figlio, perché prendersi cura di suo figlio la gratifica. Fin qui tutto molto equilibrato, ma c'è un altro aspetto che emerge dal blog di Hannah, una tendenza un po' particolare. Hannah sembra, ragazzi, avere una certa riluttanza ad assumere medicine. In diverse occasioni, ragazzi, Hannah racconta di avere avuto problemi di salute e di non essere ricorsa ai farmaci convenzionali, preferendo invece dei rimedi alternativi. Ad esempio, un giorno si fa togliere un dente del giudizio. Trattasi di un'operazione dolorosa, cioè è doloroso anche dopo averlo tolto, soprattutto dopo averlo tolto, no? Quando ti passa l'effetto dell'anestesia il tuo corpo inizia a realizzare che qualcuno ti ha strappato un dente con la pinza. Eppure Hannah, invece di prendere gli antidolorifici che le erano stati prescritti, si fa tingere le unghie dalla cognata e lei sostiene che questo sia stato sufficiente a farla sentire meglio, non c'era bisogno degli antidolorifici. Questo è il suo approccio alla gestione del dolore. Un altro esempio di questa sua tendenza è quando si lamenta di avere contratto una candida al seno, una condizione che le impedisce di allattare. Questo per lei è un dramma,
tanto che descrive momenti di crollo nervoso per il fatto di non poter nutrire suo figlio come vorrebbe. Nonostante ciò, invece di seguire un trattamento medico, Hannah decide di combattere l'infezione con delle erbe e non capisce perché non guarisce, capito? C'è sta cosa, va avanti per un po', ci sono un sacco di post in cui lei continua a dire ancora sta candida non mi è passata, ma che devo fare? Henry piange, io pure. Un'altra volta Hannah racconta di avere avuto la cistite e di averla trattata con un tè alla radice di malva. Non fatelo a casa, ragazzi, chiedete al medico cosa fare se avete la cistite, per carità. Cioè, io per fare sta cavolata di volere curare la cistite con i rimedi naturali l'ho cronicizzata. Non potete capire che calvario ho passato. Ho passato un anno in cui una settimana sì e una no ero a letto con la febbre. Ero costantemente sotto antibiotico, tanto che a un certo punto neanche mi facevano più effetto gli antibiotici. Sarò finita in pronto soccorso almeno 3 volte, non so se di più, piegata in 2 dai dolori. Una volta ho rischiato proprio la setticemia perché gli Escherichia coli mi erano saliti fino ai reni e non me ne ero accorta perché talmente ormai ce l'avevo cronica sta cistite che non mi ero resa conto di quanto fosse degenerata, fino a quando alla fine di tutto questo calvario non ho trovato un bravo urologo che mi ha operata riparandomi l'uretra come un flessibile arrugginito. Ancora oggi io comunque non posso passare troppe ore in piedi, altrimenti mi viene la cistite. Al momento quindi se mi venite a proporre di curarmi un'infezione con la malva, ve lo dico, non rispondo delle mie azioni. Comunque questo rifiuto di Hannah verso le medicine, ragazzi, ve lo dovete ricordare, tenetelo a mente perché in futuro ci servirà. Il 26 aprile 2013 Daniel raggiunge un traguardo importante, si laurea alla Brigham Young University, ma appena un mese dopo inizia un nuovo capitolo nella vita sua e di Hannah, perché Hannah scopre di essere di nuovo incinta. Questo avviene solo pochi giorni dopo il primo compleanno del loro figlio Henry. Guarda caso un evento che Hannah non aveva preso con filosofia, nel senso che continuava a scrivere sul blog post del tipo: oh no, Henry sta per compiere un anno, non sarà mai più il mio piccolo. Cioè lei proprio non riesce a fare i conti con questa cosa. Lei vuole continuare a odorare pannolini, quindi corre ai ripari, capito? Leggendo il blog ho avuto proprio la sensazione che lei abbia in qualche modo deciso di fare un altro bimbo per non perdere quella sensazione di essere mamma di un neonato. Da qui, ragazzi, si capisce che questa tizia continuerà a sfornare neonati fino a quando le sue ovaie collaboreranno. A questo punto, essendo che Daniel si è appena laureato, i due iniziano seriamente a pensare al futuro. Che dobbiamo fare? In quale direzione dobbiamo andare? Daniel in particolare è insoddisfatto della vita in città, spesso si lamenta del fatto che vivere in un ambiente urbano non faccia per lui, perché praticamente Daniel ha trascorso parte della sua infanzia in una fattoria, cioè quando era piccolo il padre se li portava in Brasile e stavano in una fattoria. Questa cosa ha lasciato in Daniel un senso di nostalgia per quei giorni spensierati passati all'aperto, catturando lucertole, osservando le stelle, arrampicandosi sugli alberi, inseguendo i rospi, e racconta spesso di questa sua nostalgia ad Hannah. E anche per Hannah la vita in città inizia a sembrare sempre meno attraente, a parte che proprio lei odia la città in cui vivono. Approvo, cioè no che approvo il fatto che lei odi la città in cui vivono, si chiama provo la città, vivono a staccato provo. Una città dal clima rigido, fa sempre freddo, questa cosa scazza Hannah in una maniera incredibile. E così un giorno condivide un video sul suo blog che mostra una famiglia mormone che vive in una campagna, e nel post scrive Hannah: ieri sera ho guardato questo video, mi è piaciuto tantissimo, all'improvviso mi ha fatto venire voglia di vivere in un posto con un sacco di spazi aperti, campi, fattorie e un grande albero con una casa sull'albero. Un po' diverso da New York, dice Hannah, perché Hannah fino ad ora ha sempre sognato di vivere a New York, adesso sta
cominciando a mettere in discussione questa cosa, inizia a sentire più l'esigenza di spazi aperti. Quindi l'idea di trasferirsi in un ambiente più campagnolo è una prospettiva che è alletta sia Daniel che Hannah. Per Daniel sarebbe un ritorno alle radici, per Hannah rappresenterebbe un'opportunità di creare un ambiente più salutare per i loro figli. Ora, non sono ancora pronti per farlo veramente, capito? È solo una fantasia, ma è verso questo che, senza rendersene conto, i due direzioneranno le loro vite. Infatti, che succede a questo punto? Nel 2013 il padre di Daniel, cioè il miliardario da fare schifo, non contento di possedere 5 compagnie aeree, decide di finanziare una nuova impresa in Brasile e ne diventa il presidente. La Vigsul, una società di sicurezza che offre un servizio per monitorare la casa quando sei in viaggio, cioè lui ti vende il problema e anche la soluzione, capito? L'aereo per partire e il servizio per monitorare casa mentre sei in viaggio. Ora, con suo figlio Daniel a spasso in cerca di lavoro, suo padre non ci pensa 2 volte ad assumerlo come direttore della nuova azienda. Così Hannah e Daniel fanno i bagagli e il 4 settembre 2013 si trasferiscono in Brasile. Hannah giustamente se la vive male questa cosa perché è incinta e l'idea di dover partorire in un paese straniero dove nessuno parla la sua lingua la terrorizza. Sa che dovrà fare affidamento solo su Daniel per tradurre tutto quello che accade durante il parto, perché lui parla il portoghese, e questa cosa però non la fa stare tanto tranquilla. Addirittura nel suo blog Hannah inizia a mostrare un lato più vulnerabile della sua esperienza, e considerate che fino a questo punto sul blog per lo più lei faceva molto la presa bene, cioè lei tipo sono tanto grata di questa cosa nella mia vita, sono così felice che la mia vita sia così, oggi ho fatto questa cosa, oggi è stata una giornata stupenda. Ecco, a questo punto Hannah passa da quel tono lì a questo. Ieri sera, mentre cercavo di addormentarmi, ho ricominciato a piangere. Perfetto. Ormai è quasi una cosa notturna, niente di che. Così ho iniziato a dire una preghiera, una piccola supplica quasi per aiutarmi a trovare conforto, per aiutarmi a trovare gioia in questo nostro folle piccolo viaggio, ma soprattutto per trovare uno scopo in quello che sto facendo. Scopo nella maternità e nell'essere moglie, perché ieri mi sentivo come una macchina per cambiare i pannolini, lavare i ripiani e spazzare i pavimenti. Ecco qua, improvvisamente la maternità non le sembra più tanto graziosa, essendo che è incinta e si sta andando ad arroccare in Brasile. Giustamente si sente un po' disorientata, sa che non avrà più il supporto della sua famiglia, non avrà più i suoi amici, non avrà più il suo lavoro. Giustamente, cioè, ci credo che si sente intrappolata, perché effettivamente sembra che si stia andando a intrappolare. Potrebbe consumarla questa nuova situazione, sarà tutto diverso. Ma alla fine Hannah cerca di autoconsolarsi così. Oggi, mentre Henry e io pulivamo con Pandora Children's Disney Channel a tutto volume, sono stata sopraffatta dalla gratitudine per ogni aspetto della mia piccola vita in questo momento. Sono una madre, sono una moglie e sono onorata di avere questi titoli. Il prossimo sarà presidente del consiglio. Hannah e Daniel iniziano ufficialmente una nuova vita in Brasile e, come da lei previsto, si rivela una merda. Daniel esce di casa alle 7:30 del mattino per andare al lavoro e non ritorna prima delle 22. Ogni giorno deve affrontare 1 ora e mezza di viaggio per raggiungere l'ufficio, il che significa che si deve portare la macchina, quindi inevitabilmente Hannah e il piccolo Henry rimangono senza macchina e quindi non si possono manco muovere liberamente. Hannah si ritrova praticamente confinata in casa con un bambino piccolo e un altro in arrivo, completamente isolata, cioè non ha come fare amicizia perché lei non parla il portoghese, non ha modo di comunicare con nessuno eccetto suo figlio Henry, che ha tipo 2 anni e conosce solo 20 parole a detta di lei. Cioè è proprio lei che dice non posso comunicare con altri se non
non con Henry che conosce solo 20 parole, ma 20 parole che capiamo entrambi. Scrive cercando di consolarsi, perché lei comunque è un inguaribile ottimista, ragazzi. La situazione è talmente pesante che a un certo punto Hannah arriva proprio alla disperazione. Sul suo blog racconta di essersi inginocchiata piangendo e di avere pregato Dio di mandarle un'amica, solo una persona con cui poter parlare, qualcuno che potesse alleviare la sua solitudine. Cioè la sua ambizione, ragazzi, è passata dall'essere il diventare una ballerina all'avere qualcuno con cui parlare oltre a un bambino di 2 anni. La mancanza di contatti sociali, la responsabilità di prendersi cura di Henry da sola stanno erodendo il suo benessere e lei si rende conto che la maternità a questo punto non sia più bella come prima. Cioè lei comunque mi sembra una persona abbastanza consapevole, no? Che un minimo ragiona sui suoi sentimenti, sul modo in cui si sente. Ma il meglio deve ancora venire, ragazzi, perché fino a quando il bambino numero 2 è nella pancia, bene o male ci si organizza con la depressione. Ma il 20 novembre 2013 nasce il secondo figlio di Hannah e Daniel, Charles, e per fortuna le cose iniziano ad andare meglio. Quindi niente, ragazzi, fine del climax. Si mettono in moto invece tutta una serie di botte di culo che ti fanno dire: mizzica, però sta cosa di pregare funziona, perché praticamente un giorno succede che la responsabile dell'asilo di Henry, perché Henry inizia ad andare all'asilo nido, va a citofonare a casa di Hannah con sua figlia Alessandra, la quale parla inglese come Hannah, quindi le due si mettono a chiacchierare. Cioè Hannah fa amicizia con Alessandra, mentre la maestra di Henry le fa le pulizie, si mette a farle il bucato. Cioè tipo miracolo. Cioè immaginate, capito, voi vi inginocchiate, vi mettete a pregare: Dio, per favore aiutami perché non so più come fare, sono disperata, e ti citofona, è letteralmente andata così in base al racconto di Hannah, ti citofona la maestra dell'asilo nido di tuo figlio, che si mette a farti il bucato, che si è portata dietro sua figlia, alla quale parla la tua lingua, e andate d'accordo, diventate amiche. Boh, questo è il momento della mia conversione definitiva. Gesù is the king. Io comunque una versione più razionale ce l'ho. Cioè secondo me, tra l'altro da quello che Hannah racconta nel blog, anche lei crede che sia andata così, anche se crede che sia andata così per l'intercessione del Signore. Comunque sembra che Daniel abbia odorato lo sconforto di Hannah e che abbia chiesto a sta maestra dell'asilo la cortesia di andare ad aiutare sua moglie a farle compagnia, perché non si stava integrando bene. Quindi la maestra dell'asilo ha detto: ah, non ti preoccupare, ci penso io ora a farla sentire meglio. Vabbè, quindi Hannah, ragazzi, fa amicizia con Alessandra, la responsabile dell'asilo andrà a questo punto spesso a farle il bucato, e tra una maglietta, un paio di mutande, le insegnerà il portoghese, al che Hannah si sbloccherà e troverà lavoro, cioè ricomincerà a dare lezioni di danza. Quindi ragazzi, Hannah si ripiglia definitivamente, per fortuna, e si adatta proprio alla nuova vita in Brasile, tanto che si dedica alla coltivazione di piante e ortaggi nel loro giardino. Si blocca male, ragazzi, col giardinaggio a questo punto Hannah, cioè lei si mette in testa che addirittura casa loro dovrà sembrare un giardino segreto, dovrà essere tutto un grande giardino casa loro, cosa che per qualche motivo perplime Daniel. Cioè Daniel, ragazzi, a detta di Hannah, dice Hannah nel blog, è d'accordo solo al 90%. Quindi vabbè, su decisione di Hannah si mettono a coltivare lo zenzero, l'avocado, il rosmarino, le fragole, e scoprono che wow, incredibile, le fragole in Brasile sono molto diverse da quelle della California. Cioè le fragole brasiliane, scrive Hannah, sono piccole così e incredibilmente sono commestibili, cioè non sono tipo soprammobili. Praticamente, ragazzi, Hannah si rende conto che nei supermercati fino a quel momento lei ha sempre trovato dei cibi troppo perfetti rispetto a quelli che effettivamente crescono sulle piante. Quindi insomma intuisce che nei supermercati si trovino prodotti di scarsa qualità.
è che i prodotti biologici invece abbiano dei sapori diversi, che siano più salutari. Nel frattempo Hannah, tra una fragola e un mandarino, resta di nuovo incinta e tra il luglio e il settembre del 2015 nasce il terzo figlio di Hannah e Daniel, George. Non so se avete notato la scelta dei nomi dei loro figli: Henry, Charles e George. È una coincidenza o Hannah si è vagamente ispirata alla famiglia reale britannica? Perché Henry come il principe Harry, il cui nome all'anagrafe è Henry, Charles come l'attuale re Carlo, che al tempo però era ancora principe Carlo perché la regina Elisabetta era viva, e George come il primogenito di Kate e William, il principino George. Secondo me, ragazzi, non è una coincidenza, però magari lo è, perché di qui in poi inizierà a dare nomi ad cazzo agli altri figli. Comunque, le uniche giornate che Hannah e Daniel possono passare in famiglia sono i fine settimana, e uno di questi fine settimana, domenica 15 dicembre 2015, i due decidono di fare una gita con i figli per visitare una fattoria. Perché, ragazzi, in Brasile le fattorie sono molto diffuse, le fazendas si chiamano. Il Brasile è uno dei principali produttori agricoli al mondo, quindi andare a visitare le fattorie è meglio di andare a visitare i monumenti. È un'esperienza culturale. Ora, doveva essere una semplice escursione, ma quando Hannah e Daniel arrivano e iniziano a guardarsi intorno, rimangono incantati da quello che vedono. Hannah descrive l'esperienza sul suo blog scrivendo: questa famiglia viveva completamente dei prodotti della propria terra, andavano in città solo una volta al mese per comprare prodotti per la pulizia, zucchero e riso, producevano il loro formaggio, allevavano la loro carne, mungevano le loro mucche, avevano il loro orto, avete capito? Il simpatico contadino e sua moglie avevano più di 80 anni e lavoravano. È stato davvero così stimolante vedere le persone amare la terra e le creazioni di Dio nel modo in cui lo facevano loro. Ci sono volute circa 2 ore dall'aeroporto per arrivare alla fattoria. Era davvero nel bel mezzo del nulla ed era tranquilla, così pacifica. A questo punto Hannah e Daniel impazziscono e decidono di volere una fattoria e si mettono a cercare un terreno da acquistare. Proprio una decisione, no? Molto ponderata. Ah, tra l'altro ho dimenticato di dirvi una cosa, che nonostante il padre di Daniel sia miliardario, loro non è che vivano da ricchi, anzi, dopo diversi mesi in Brasile Hannah aveva condiviso questa nota sul suo blog. Sentite: oggi abbiamo finalmente il tavolo da pranzo, evviva! Non abbiamo ancora le sedie, ma siamo un passo più vicini a mangiare di nuovo come persone civili. Cioè, praticamente, ragazzi, Daniel è di famiglia miliardaria, lavora come direttore nell'azienda del padre, ma non si può permettere tavolo e sedie. Non lo so, qualcuno qui ha le braccine più corte di un T-Rex. Più avanti Hannah aveva scritto pure: Daniel e io abbiamo iniziato a risparmiare per il nostro sogno, un divano in pelle marrone, addirittura, magari lo prendete a rate. Da Ikea. A questo punto della loro vita il desiderio di Hannah e Daniel di avere una fattoria diventa sempre più forte. In particolare Hannah, ragazzi, si avvicina sempre di più al giardinaggio, scoprendo in esso la sua nuova grande passione, perché lei è veramente una persona che si appassiona tantissimo a quello che fa, proprio si ossessiona. E infatti, da quello che si deduce leggendo il suo blog, praticamente questa passione inizia a sostituire il suo amore per la danza. Ad esempio, il 25 aprile 2016 Hannah scrive sul suo blog: il giardinaggio è davvero divertente per me, non sono ancora molto brava, ma mi piace farlo. Questo fine settimana ci sarà l'erba, sono davvero emozionata. La frase è ambigua. E continua Hannah: dopo pranzo ho portato i ragazzi alla serra e abbiamo comprato delle piante fiorite. Ci siamo divertiti tantissimo a piantare. Tra l'altro, in questo stesso post Hannah fa capire quello che dicevo prima, ragazzi, cioè che prendersi cura dei suoi figli la gratifichi più della danza. Infatti, sentite cosa scrive: mese prossimo farò una gara di danza classica per una piccola compagnia qui, il che significa che ho le prove.
Adoro ballare e mi piace fare delle piccole pause ogni tanto per prendermi un po' di tempo per me, ma queste prove obbligatorie di 3 ore mi stanno uccidendo. Il mio cervello da mamma smette di funzionare dopo la seconda ora e tutto quello a cui riesco a pensare sono i miei bambini. Georgia ha ancora fame, Charles saprà come fare pipì nel water senza di me, Henry sta ancora giocando con lo stupido iPad. Non appena finiscono le prove corro alla mia macchina con le scarpette da punta ancora addosso e urlo lungo l'autostrada per tornare a casa. I bambini stanno sempre bene, ma provo un sollievo immediato quando entro dalla porta e sono di nuovo a casa con loro. Non c'è davvero nessun posto in cui vorrei essere. Vabbè, poche settimane dopo Hannah scrive un altro post nel quale riflette sull'aspetto che le piace di più del giardinaggio, ovvero il fatto che bisogna collaborare in famiglia. Vi riporto le sue parole. La cosa grandiosa del lavoro in giardino è che è uno sport di squadra, uno al rastrello, l'altro al carro attrezzi e la tua piccola prole che imita ogni tuo movimento. Metti le foglie nella carriola e loro le tirano fuori, metti giù il rastrello e loro lo trascinano via. I bambini vogliono fare le cose, spesso finiscono per fare la cosa sbagliata, ma fare li rende felici. Mi rende felice vederli fare, ma anche farli la rende felice, perché a questo punto resta di nuovo incinta. Nel febbraio 2017 la famiglia di Hannah e Daniel si allarga ulteriormente con la nascita della piccola Frances. Hannah a questo punto ha 27 anni e già ha 4 figli, proprio non le dà tregua. Questa volta Hannah decide di condividere sul proprio blog il racconto dettagliato del suo parto e che faccia ne priviamo. Tra l'altro io non posso fare a meno di chiedermi, ma dove lo trova il tempo di scrivere il suo blog con 4 figli, le prove di danza? Vabbè, e quindi come si svolge questo parto di Hannah? Ve lo racconto perché è interessante, ci sono degli elementi che ci torneranno utili. Tutto inizia con le contrazioni di Hannah, ma lei invece di recarsi subito in ospedale come ci si aspetterebbe che faccia una persona a cui sta per uscire un essere umano da un buco del corpo, cioè secondo me per quanti figli puoi fare non è un'idea a cui ti abitui. Comunque Hannah decide di non andare in ospedale e semplicemente fare una tappa a casa della sua ostetrica per farsi controllare. Questo perché, ragazzi, Hannah partorirà come fino ad ora ha sempre fatto, a quanto pare, in casa, perché lei è una naturalista convinta, sia mai che in ospedale le somministrino qualcosa di più forte del basilico. Quindi si fa controllare a casa della sua ostetrica, dove scopre di essere dilatata di soli 4 centimetri. Cioè lei dice soli. Una dilatazione di 4 centimetri in ospedale, se non sbaglio, comporterebbe il ricovero immediato, ma Hannah sorprendentemente decide di andare a cena fuori, cioè proprio si piglia Daniel e gli dice: sai che c'è? Andiamoci a mangiare un boccone al ristorante, se tutto va bene per dessert ci facciamo frullare la placenta. Tuttavia tutti i ristoranti in cui vanno hanno tempi di attesa superiori a un'ora, essendo fine settimana, un tempo che Hannah per ovvi motivi non può permettersi di aspettare. Insomma, alla fine Hannah e Daniel scelgono di andare a cena dai genitori di Hannah, questo mentre lei ha contrazioni ogni 5 minuti, il che significa che la testa del bambino ben presto farà capolinea, se non l'ha già fatto. Dopo circa 45 minuti Hannah sente il bisogno di tornare a casa, cioè non si sente tanto bene, e così lei e Daniel si mettono in macchina con una tormenta di neve che imperversa all'esterno e si avventurano per le strade sperando di arrivare a casa sani e salvi. Fortunatamente ci riescono, ma al che Hannah si rende conto che il vero incubo non è stato attraversare la tormenta in travaglio, no, il vero incubo sarà affrontare un travaglio con altri 3 figli da mettere a letto. Vabbè, se ne occupa ovviamente Daniel, non so con quale tranquillità mentale, devo dire, e Hannah descrive così quei momenti. Vi leggo direttamente le sue parole. Mentre sono in travaglio mi sento davvero come se il paradiso fosse così vicino. Ma nel senso che stai per morire, no? C'è unica interpretazione possibile per me. Ciao ragazzi, sono la Iris del futuro e compaio per dirvi che no, in realtà Hannah letteralmente si sente vicina al paradiso, cioè proprio in senso mistico. Ho trovato anche la descrizione del parto precedente e praticamente lei diceva che mentre sentiva i dolori del travaglio vedeva suo nonno e tutti i suoi futuri figli, tantissimi bambini che lei
sapeva sarebbero arrivati uno alla volta e che in quel momento facevano il tifo per lei. Infatti lei dice che partorire le piace perché ha queste esperienze visionarie tipo Raven che, capito, in qualche modo le fanno vivere i dolori del parto come una cosa bella. Ricordiamoci di ciò. Poi scrive Hannah: quando i bambini sono finalmente andati a letto, ho detto a Daniel di chiamare l'ostetrica, Mika, mia sorella, e mia madre. Era ora. Lui mi ha detto che avrei dovuto aspettare e che stavo correndo, ma ha obbedito e ha chiamato le truppe. Insomma, ragazzi, dopo diverse ore di travaglio, finalmente nasce la piccola Frances Neilman. Ma le cose si mettono male quando Hannah inizia a presentare, diciamo, un'emorragia. E che fa? Vabbè, ci mettiamo la salvia. L'ostetrica, ragazzi, invece di portarla in ospedale, decide di trattarla in casa, l'emorragia, somministrandole un'iniezione di ossitocina. Che quindi questo significa che comunque in caso di pericolo di vita Hannah le medicine se le fa somministrare, non è poi troppo estremista, preferisce evitare le medicine, però se l'alternativa è schiattare allora se le accolla. Ragazzi, io non sono un medico, però so che l'emorragia dopo il parto può essere letale, quindi credo che l'ostetrica avrebbe dovuto portarla in ospedale a occhi e croce. Però fortunatamente, ragazzi, insomma, il trattamento funziona e Hannah è salva. Si vede comunque che è una che prega molto nella vita. La famiglia Neilman, ormai numerosa, prende a questo punto una decisione cruciale: lasciare il Brasile e tornare negli Stati Uniti per acquistare una fattoria, perché non se la sono levati questa cosa dalla testa, e così fanno. Tornano negli Stati Uniti e acquistano un vasto terreno di 100 acri a Birdseye, nello Utah, con l'intenzione di costruirci la loro fattoria dei sogni. Quando in una storia ci sono una fattoria e un grande terreno, per mia esperienza le cose prima o poi prendono una brutta piega. Mi vengono in mente casi come la fattoria di Ezra Miller, il ranch di Michael Jackson. Insomma, i Neilman cominciano a costruire la loro fattoria, ma non è una passeggiata. Il terreno non ha alcun servizio, non c'è il bagno, non c'è la cucina, la situazione è veramente spartana. Così nel frattempo, mentre Daniel costruisce la fattoria, Hannah e i bambini vivono in un appartamento seminterrato e talvolta addirittura si adattano a campeggiare all'aperto, ce la prendono un po' a gioco. Daniel, tra l'altro, nello Utah trova anche un nuovo lavoro, non vi so dire quale, so solo che lavora tutto il giorno e quindi praticamente alla costruzione della fattoria si dedica la notte, e quando ha bisogno proprio di riposare dorme nel suo camioncino. Tutto questo lo racconta Hannah nel suo blog. Ma cosa succede? Che dopo 2 anni di intenso lavoro, nel 2018 un terribile incendio, il Paul Creek Fire, devasta la fattoria, distruggendo le recinzioni costruite da Daniel con tanta fatica e tutte le montagne circostanti. La famiglia Neilman vede andare letteralmente in fumo tutto il lavoro svolto in 2 anni, nonché tutti i soldi investiti in quel posto. Il fuoco, ragazzi, brucia tutto, ma per fortuna i soldi del papà di Daniel sono ignifughi. I due infatti acquistano un altro ranch a Camas, sempre nello Utah. Questa proprietà è un passo avanti sotto molti aspetti: ha i servizi, ha le recinzioni, ha i fienili, ha già i diritti idrici ed è molto più grande, ben 328 acri contro i 100 acri del terreno precedente. Il prezzo di acquisto è di 2,78 milioni di dollari. Che i due hanno messo da parte non comprando le sedie e il divano. Vabbè, si capisce, ragazzi, che qui c'è stato un aiutino da parte di papà Neilman, per forza, perché come fai ad avere questi soldi dopo che avevi comprato un terreno, investito soldi per 2 anni in quel terreno? Per chiunque altro sarebbe stata una tragedia irreparabile. Non credo che per loro sarebbe stato possibile farcela da soli, visto che comunque, per quello che abbiamo letto, sembravano vivere una vita modesta. Comunque, per fortuna Hannah e Daniel, insomma, riescono ad acquistare un altro terreno e Hannah e Daniel ristrutturano questa nuova fattoria e decidono di darle un nome particolare, speciale: Ballerina Farm, perché sarà la fattoria della ballerina
Hannah. Anche se io non capisco una cosa, ma il termine ballerina è italiano, perché non l'hanno chiamata Dancer Farm? Cioè, è un dubbio che mi attanaglierà per sempre, perché ballerina? Ho pure cercato come si dice ballerina in portoghese e non si dice ballerina, si dice in un altro modo, tra l'altro molto carino. Dançarino. Hannah e Daniel decidono di acquistare maiali e bovini Angus, una razza di bestiame nota per la qualità pregiata della carne, e iniziano ad allevarli, ma con un approccio diverso a molte altre fattorie, perché loro, invece di vendere la carne ai mercanti o ai supermercati, insomma a rivenditori terzi che a loro volta poi li rivenderanno questi prodotti, scelgono di vendere direttamente al consumatore. Questa strategia, ragazzi, è un'idea di Hannah e si rivela vincente perché hanno già una base di clientela. E chi è questa clientela? Ebbene, il blog di Hannah negli anni ha raccolto un discreto numero di lettori, essendo lei comunque abbastanza brava a raccontare la sua vita attraverso le foto e le note, no? Le storie. E così Hannah pensa di espandere la sua presenza online creando una pagina Instagram chiamata proprio Ballerina Farm. Attraverso Instagram Hannah inizia a condividere foto e video della sua avventura con Daniel nella fattoria, raccontando passo dopo passo tutto quello che va imparando sulla vita da contadina, sull'agricoltura, sulla produzione alimentare. Il tutto mentre 4 marmocchi vanno saltellando intorno a lei, 4 marmocchi che poi diventano 5, poi diventano 6, poi diventano 7. Lei è sempre incinta e con un neonato addosso. Hannah e Daniel, pur non avendo alcuna esperienza precedente in agricoltura, si dedicano con passione al loro sogno di diventare contadini. Ovviamente si capisce non è un percorso facile. Hannah stessa ammette che spesso commettono errori proprio da dilettanti, perché comunque la vita in fattoria non è che è semplice. Lei dice è un lavoro costante, non c'è possibilità di riposare, perché se per esempio una scrofa entra in travaglio alle 2 di notte in pieno inverno, dobbiamo essere lì per assisterla e prenderci cura di lei, perché la scrofa non se ne va a mangiare al ristorante nell'attesa. Ma Hannah su Instagram non si limita a raccontare la vita in fattoria, ragazzi. Lei unisce, diciamo, le sue due passioni, quella per la danza e quella per la vita di campagna. Praticamente si mette a pubblicare contenuti in cui danza nella fattoria, non ballando con le stelle, ma ballando nelle stalle. Questo connubio tra danza e agricoltura diventa il marchio distintivo di Ballerina Farm. È questa particolarità della ballerina diventata contadina che balla nella fattoria attira l'attenzione di un vasto pubblico. La pagina Instagram Ballerina Farm in poco tempo diventa molto popolare. L'idea di una famiglia che decide di abbandonare la vita urbana e la carriera per vivere immersa nella natura, come nel Medioevo, cioè tipo Giustino e Marilu, attira l'attenzione di moltissime persone. Oltretutto la pagina Instagram Ballerina Farm è anche utile ai followers perché Hannah condivide ricette, condivide consigli per cucinare, e così nel 2021 la pagina Instagram Ballerina Farm raggiunge i 350.000 followers. Con il tempo la fattoria si espande, si aggiungono polli, mucche da latte, cavalli, altri figli e si iniziano a produrre salumi. Il fiore all'occhiello del business di Ballerina Farm è la carne in scatole, che costa $200 al chilo. Ma non finisce qui. Per chi vive in zone come San Francisco o Los Angeles c'è anche la possibilità di abbonarsi a Ballerina Farm e ricevere mensilmente una box con le carni preferite. Un servizio, ragazzi, che decolla, funziona. Per i consumatori poter vedere da dove provengono gli alimenti che mangiano, poter vedere insomma come vengono allevati gli animali di cui mangiano per esempio il formaggio, le uova o che mangiano, cioè vedono, no, che comunque questi animali vengono allevati all'aperto, comunque rispettando apparentemente alti standard di benessere, in modo che vivano una piacevole esperienza premorte. Cioè sono cose rassicuranti, capito, per chi deve
per chi mangia, per chi consuma quei prodotti, sai cosa stai mangiando in un periodo in cui quando mangiamo le uova non sappiamo se siano di galline allevate a terra o di ornitorinchi geneticamente modificati con 4 occhi allevati in gabbie per criceti. Ma attenzione a una cosa, ragazzi, non è un caso che l'offerta sia rivolta proprio agli abitanti di San Francisco, Los Angeles, perché Hannah e Daniel sono veramente abili nel marketing e la loro strategia infatti si allinea a un trend che ha preso piede soprattutto in California, e parlo, ragazzi, del movimento Farm to Table, che in italiano si traduce con dalla fattoria alla tavola. Questo movimento ha come obiettivo quello di promuovere il consumo di alimenti il più freschi possibile, vuoi per una questione di salute, vuoi per sostenere l'agricoltura locale, vuoi per ridurre l'impatto ambientale legato alla sovrapproduzione di carne, animali che vivono in condizioni disumane. Diciamo che per tanti motivi, ecco, i sostenitori del farm to table scelgono di acquistare il cibo direttamente dalle fattorie, e questa è una cosa che tra l'altro anche qui in Sicilia si usa molto, cioè qui il comprare cibo nelle fattorie è un'usanza abbastanza diffusa. Ma in tutto ciò, la cosa particolare è che Hannah continui a gareggiare ai concorsi di bellezza, tipo partecipa nel 2021 al concorso di Miss America come rappresentante dello Utah. Non vince, ma questo contribuisce ad aumentare la visibilità del suo profilo ballerina farm, perché rilascia interviste, e in diverse interviste Hannah parla della fattoria, ma proprio la promuove. Per esempio dice: non c'è niente di meglio che poter spedire le nostre carni direttamente ai nostri clienti che ci guardano allevare ogni giorno sui social media. La vita è migliore quando conosciamo i nostri allevatori e conosciamo il nostro cibo. C'è un senso di gratitudine e di rispetto quando ci sediamo per un pasto che abbiamo contribuito a coltivare o sappiamo come è stato allevato. E ovviamente alla fine l'articolo riporta: chi desidera entrare in contatto con Daniel e Hannah può farlo su Instagram @ballerinaffarm, e tutti possono assaggiare il frutto del loro lavoro visitando ballerinaffarm.com ed effettuando un ordine. E così, ragazzi, Ballerina Farm sui social ad oggi, agosto 2024, ha ben 9,9 milioni di followers su Instagram, 9,6 milioni di followers su TikTok, 1,67 milioni di iscritti su YouTube, 8 figli. Sicuramente tutti questi numeri saranno più alti quando pubblicherò il video. Ma come si spiegano questi numeri? Cioè, un po' lo abbiamo capito: strategie di marketing top, brand incredibile con la ballerina che fa la contadina, qualità dei prodotti, ma non è tutto. Ballerina Farm offre più dei prodotti, offre una filosofia di vita. Hannah Nealman con suo marito Daniel propone uno stile di vita semplice in connessione con la natura, e al centro di tutto pongono la famiglia. Sapere quello che mettiamo nel piatto dei nostri figli altro non è che un atto di amore verso di loro, così come farli vivere in mezzo alla terra, fargli respirare aria pulita, fargli respirare la puzza di sterco. Qua in Sicilia è un atto d'amore fare respirare ai bambini la puzza di sterco, ve lo garantisco. Apre i polmoni, così si dice, come se i polmoni fossero chiusi di solito. La filosofia di Ballerina Farm è sempre coerente. Quando Hannah cucina un piatto di pasta, per esempio, non si limita a prendere la pasta preconfezionata tipo la pasta Barilla, no, lei inizia da zero, cioè proprio impasta la farina con le uova. No, prima va a raccogliere le uova, insomma impasta la pasta con uova e farina, va a raccogliere gli ingredienti direttamente nel suo orto, li lava e li cucina. Ovviamente, ragazzi, bisogna capire che la narrazione che i Nealman fanno sui social della vita in fattoria è romanzata, è molto idealizzata. Non è che i contadini siano veramente così, vivano veramente così. Innanzitutto c'è un'estetica molto curata. Hannah e Daniel sono sempre impeccabili, i loro abiti sembrano costumi di scena che richiamano la campagna in modo cinematografico. Non è che i contadini vestono per forza così, cioè chi vive in fattoria si veste come chi vive in città, cioè viviamo tutti nello stesso anno del
del Signore 2024. Anche i loro figli appaiono sempre curati nei loro look, quindi non è difficile intuire che ci sia dietro un fotografo che li segue, possibilmente un costumista, e che i contenuti comunque siano orchestrati per mantenere l'immagine ideale dei contadini. È evidente che sia un format molto studiato, e tra l'altro ci sono video sul feed di Ballerina Farm che mostrano in retroscena e si vedono benissimo tutti i fotografi, ragazzi, quindi non è che Hannah in realtà si sforzi di nascondere il fatto che i contenuti siano orchestrati. Poi, punto secondo, i pasti che prepara Hannah. A parte che i contadini ci vanno al supermercato, ve lo garantisco. Vabbè, comunque i pasti che Hannah prepara non potrebbero mai sfamare 10 persone, cioè loro sono una famiglia di 10 persone e lei cucina piatti elaborati che richiedono ore e ore, alla fine piscia anticchia, cioè buona amore, la puoi calare. Questo ci fa capire che cosa? Che anche qui, insomma, lei prepara dei contenuti per i social, non fa vedere la vita vera. Inoltre Ballerina Farm ha 3 dipendenti a tempo pieno nella fattoria, 30 dipendenti nel magazzino, più 10 dipendenti in ufficio, e un direttore creativo che gestisce le immagini del sito web. Una vera azienda. E sinceramente mi sembra ovvio. Hannah e Daniel da soli non potrebbero mai tenere in piedi una fattoria con 8 figli piccoli e gestire pure i social. Ci sono troppe cose da fare, ragazzi. Nutrire gli animali, tutti gli animali, il che significa mettere a ciascuno il suo mangime, ai polli quello dei polli, alle mucche quello delle mucche, ci sono i maiali, i cavalli, le pecore, i bambini, bisogna dare l'acqua pulita a tutti loro, a volte ci sono quelli che si ammalano e bisogna provvedere a curarli, bisogna pulire le stalle, i recinti che si riempiono di letame, bisogna rimuovere il letame dai pannolini, bisogna mungere le mucche e le capre ogni giorno, a volte anche 2 volte al giorno, bisogna raccogliere le uova ogni giorno, altrimenti si cacano tutte durante la giornata. Poi bisogna irrigare i campi, rimuovere le erbacce, raccogliere ogni giorno le colture mature, la frutta, gli ortaggi, bisogna fare pascolare il bestiame. In tutto questo bisogna pure occuparsi della parte amministrativa, e quindi registra le spese, registra le entrate, prepara i prodotti per le vendite, perché comunque hanno pure lo store online, no? Hanno pure i prodotti in abbonamento, quindi prepara tutte le box. E nel caso specifico di Ballerina Farm c'è anche la parte social, quindi pianifica i contenuti, truccati, registra, edita i video e le foto, prepara i post, scrivi le descrizioni, prepara le stories, pubblica, rispondi ai messaggi, rispondi ai commenti, e se nel frattempo ti si rompe il tosaerba, vallo a ricomprare. Ah, che ti pare la vita in fattoria? Che ti alzi la mattina con gli uccellini che ti sollevano la coperta, vai a raccogliere le bacche saltellando tipo Heidi, cucini ed è finita come sembra sui social? Ma quando mai? Quella che vedete non è la vita da fattoria, è una rappresentazione molto cinematografica della vita da fattoria. Tra l'altro la maggior parte dei contadini non hanno le risorse economiche dei Millman. Loro innanzitutto sono partiti bene, alla grande, comunque hanno avuto sicuramente un grosso aiuto da parte del padre milionario di Daniel per avviare questa fattoria in modo già da subito così grandioso, quando altri dopo l'incendio del primo terreno si sarebbero potuti reinventare nel mondo del lavoro come spaventapaste. E siccome i soldi chiamano soldi, ora fanno soldi a palate con questo progetto social e la loro ricchezza è evidente. Un esempio lampante è il forno della cucina di Hannah, che costa oltre $31.000. A questo punto potevano chiedere direttamente a Gordon Ramsay di cucinare a casa loro ogni giorno. Anche se, ragazzi, in un video su YouTube i coniugi Millman dicono ma noi lo abbiamo comprato questo forno di seconda mano su Craigslist per $6.000, con l'aggiunta di altri $4.000 però, perché l'installazione ci ha dato dei problemi, abbiamo dovuto chiamare un tecnico. Vabbè, resta comunque un forno da $10.000 che non inforna neanche da solo, capito? Cioè non è neanche
neanche autosufficienti. Questa cifra capite che non è accessibile alla maggior parte dei contadini. Questo per dire cosa? Che Hannah non è una semplice contadina, è un'imprenditrice a tutti gli effetti. Ballerina Farm è un business verosimilmente milionario o giù di lì. Eppure i media proclameranno Hannah Needleman la regina delle mogli tradizionali. In che senso? Thread Wives. Il fenomeno di Ballerina Farm si inserisce perfettamente nel contesto delle Thread Wives. Nel 2023 il movimento delle Thread Wives ha guadagnato un'ampia attenzione. Possiamo dire che il 2023 sia stato, diciamo, l'anno delle Thread Wives. In inglese significa mogli tradizionali e sono donne che scelgono deliberatamente un ruolo più tradizionale, cioè quello di casalinga e mamma. Queste donne le vediamo sui social perché si filmano mentre svolgono compiti domestici, di solito cucinare, e rigorosamente muovendosi con grazia, parlando a bassa voce, si muovono lentamente. Perché la loro immagine è molto costruita, sono ben vestite, spesso con abiti ispirati agli anni 50, sono truccate in modo impeccabile, con acconciature che rasentano la perfezione, no, ma che rasentano, sono schifosamente perfette. Le Thread Wives incarnano tutti gli stereotipi della femminilità, più che vere mogli tradizionali sembrano il cosplay della moglie tradizionale. Le Thread Wives propongono un ritorno al passato della donna perché secondo loro la donna è stata plasmata, manipolata dal femminismo capitalista. Infatti una donna che insegue la carriera e il denaro lo fa possibilmente non perché lo sceglie liberamente, ma perché la società della performance pretende che si dedichi la propria vita al fare soldi, al lavorare tantissimo, al costruire una carriera. Ti realizzi veramente solo se fai carriera, e tutto questo lo si può fare solo a discapito della famiglia, solo andando ad affidare i figli a strutture esterne come gli asili nido o alle tate, mangiando cibo preconfezionato per mancanza di tempo perché devi lavorare. E pertanto alla fine della fiera quanto può considerarsi veramente libera una donna se alla fine deve scegliere tra una vita di merda e l'altra? È come se la scelta fosse tra i soldi e la cura della casa, la cura della famiglia. Ognuno scelga cosa vuole. Le Thread Wives scelgono la casa, scelgono di prendersi cura della casa rinunciando alla carriera, rinunciando alla corsa al denaro per concentrarsi esclusivamente sui ruoli di moglie e madre. Ma ragazzi, è tutta una sceneggiata questa. La verità è che anche queste donne che sembrano rinunciare alla carriera, le Thread Wives, diciamo, come la nota Nara Smith con i suoi 7 milioni di followers, in realtà costruiscono una carriera, altro che rinunciarvi, e lo fanno sui social media che fruttano loro molti soldi. Basti guardare come molti contenuti di Nara Smith riportino l'etichetta di partnership pubblicizzata. Questo significa che lei non ha mai rinunciato ad avere un proprio stipendio, non ha mai rinunciato alla propria indipendenza economica. È una donna che, spettatrice di questi contenuti, viene ispirata a lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia e ai figli, si ritroverebbe a fare i conti con gli svantaggi che queste Thread Wives manco conoscono e manco ti menzionano, perché comunque ci sono degli svantaggi, cioè tu comunque una scelta del genere la puoi prendere, ma con consapevolezza. Devi essere consapevole del fatto, per esempio, che se tuo marito decide di lasciarti, potresti ritrovarti in una brutta situazione economica. Problema che le Thread Wives non hanno, perché probabilmente guadagnano più dei mariti. Quindi queste non sono casalinghe vere, mogli tradizionali vere, nel senso in cui si intende il termine casalinga, il termine moglie tradizionale. Sono imprenditrici, non rinunciano al lavoro, loro fanno un lavoro che richiede loro tempo, pianificazione, e quindi probabilmente hanno personale domestico che si occupa dei figli e della casa, mentre loro si concentrano sulla produzione di contenuti. Loro fanno finta di no, perché comunque
il loro lavoro consiste nel rappresentare questo ideale di donna che si occupa da sola della cura della casa e dei figli, ma io ci metto la mano sul fuoco che abbiano tate, se non tate quantomeno assistenti domestiche, o che il marito, invece di essere un marito tradizionale, partecipi moltissimo alla gestione della casa e dei figli. Quindi è tutta una recita. Comunque non scelgono la famiglia, scelgono i soldi pure loro, delegando la famiglia a strutture esterne, tate, altre persone, delegando le pulizie come qualunque altra persona in carriera, come qualunque altra donna in carriera. Questo è il motivo per cui personalmente questi contenuti li trovo un po' ingannevoli, perché comunque rappresentano una versione della vita domestica irraggiungibile per la maggior parte delle altre persone, e si lascia all'intelligenza dello spettatore il capire che si tratta di una fiction e non di vita vera. Non c'è molta trasparenza, secondo me. Cioè, non puoi essere una casalinga così realisticamente, nessuna casalinga tradizionale appare così o così, se non nei cartoni animati. Questa Nara Smith poi ha tipo 3 figli. Dove sono i bambini che sanguinano dal naso mentre lei imburra la teglia? Quando arriva il momento in cui si dimentica il forno acceso perché uno dei suoi 3 figli ha deciso di colorare il salotto con la Nutella. E ci scommetto, proprio ci scommetto la Salopet, che anche i suoi figli, dopo tutto il lavoro che fa lei in cucina, si rifiutano di mangiare qualsiasi cosa che non sia la cotoletta di pollo con le patatine fritte. Tra l'altro Nara Smith, quando cucina, ragazzi, a parte farlo nel completo silenzio, circondata da un ambiente sempre utopisticamente pulito, cioè le sue superfici non si sporcano, sono magiche, e si dedica, quando cucina, a ricette che richiedono un'enorme quantità di tempo. Cioè lei prepara ti fa sti tutorial in cui prepara spuntini veloci che però richiedono ore di lavoro e ingredienti che per trovarli devi rivolgerti al narcotraffico messicano sotto falso nome. Sembra che lei abbia tutto il tempo del mondo per cucinare, per prendersi cura della casa, non si affatica, non sembra mai stressata, ha sempre quest'aria di serenità catatonica. I cereali, per esempio, li avete presenti? Proprio i classici cornflakes delle scatole. Ecco, una volta Nara pubblica un video in cui dice: stamattina mio figlio mi ha detto che voleva i cornflakes, ma quelli in scatola non li avevo, per cui ho pensato di prepararglieli io. Ho preso dalla mia dispensa che cacchio era? Farina di mais e zucchero di cocco, e ho iniziato a mescolarli, poi ho ottenuto questo impasto, li ho spezzettati, li ho fatti riposare, li ho infornati. Nel frattempo sono passati 2 giorni, suo figlio è morto di stenti. Cioè, ma voi avete mai visto un bambino che si accolla a questi tempi di attesa? Quelli che da grandi diventano serial killer e non valgono. Oppure una volta in un altro video dice Nara: stamattina mia sorella mi ha chiesto una chewing gum, ma io non l'avevo, e quindi ho pensato di fare le chewing gum in casa, e provvede a tirare fuori dalla dispensa ingredienti che ha dovuto ordinare da uno store online peruviano con 2 anni di anticipo. Però le chewing gum non le aveva, capito? Aveva quegli ingredienti. Ma chi ci crede? Questa tizia, secondo me, appena spegne la telecamera si apre la latta di tonno. Buon appetito! Ma quale bio? La bio c'ha solo quella di Instagram. Anche l'ordine di casa sua per me è totalmente costruito. Cioè io mi immagino sempre che fuori dall'inquadratura ci siano vestiti accatastati da anni che ormai sono diventati tappeti persiani, però inizialmente erano magliette. Sapete chi fa partnership retribuite ma non è una thread wife? Io! Se siete costrette da vostro marito a vivere in una campagna sperduta dello Utah in mezzo ai covoni di paia con 4 maiali e 2 galline, sapete cosa vi serve? Una buona connessione, innanzitutto, è NordVPN. NordVPN vi permetterà di comprare online le chewing gum, così potrete fingere di averle fatte in casa con lo sciroppo di mais e vaffanculo marito cavernicolo. Non importa in quale posto sperduto vi troviate, con NordVPN potrete selezionare nella mappa il paese dal quale volete navigare e il vostro dispositivo crederà di essere in quel paese lì, permettendovi di navigare proprio da quel paese. NordVPN inoltre protegge i vostri dati e vi permette di navigare in sicurezza, non solo dal computer, ragazzi, ma anche da smartphone e tablet o da qualunque dispositivo di fortuna riusciate a procurarvi. Momento della promozione, attenzione, questa volta abbonandovi a NordVPN,
quindi cosa che potete fare cliccando sul link che vi lascio giù nell'info box, è acquistando un piano biennale riceverete in omaggio entro 24 ore dall'acquisto un coupon valido per 6 mesi. Questo coupon lo potete regalare a chiunque vogliate, praticamente gli regalate 6 mesi di NordVPN, 6 mesi ragazzi, quindi abbiamo settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, cioè a conti fatti ci rientriamo pure per Natale. Inoltre riceverete anche 4 mesi extra di abbonamento, quindi 28 mesi invece che 24. NordVPNatevi come maiali! Dicevamo, parlavamo di Nora Smith, quindi il suo è un lavoro, è una content creator e di certo non è una casalinga, o magari è anche una casalinga, ma comunque lavora, non ha rinunciato al suo stipendio. E allo stesso modo Hannah Nealman è un'imprenditrice e content creator molto più di quanto non sia una contadina, ma anche lei stessa in futuro, quando le chiederanno ma tu ti reputi una trad wife, lei risponderà di no sostanzialmente, perché dice mi rendo conto che quello che noi stiamo creando è una cosa nuova, quindi non ha uno sguardo rivolto al passato, né lei alla tradizione, alla conservazione del vecchio ruolo della donna, ma il suo sguardo si volge al futuro, sa che sta creando qualcosa di nuovo. Lei si considera una donna d'affari, si capisce questo. Ma torniamo quindi a Ballerina Farm, andiamo per ordine. La famiglia Nealman si ritrova a sollevare polemiche più volte nel corso degli anni, polemiche di cui vi voglio quantomeno accennare perché alcuni elementi ci torneranno utili più avanti. Una delle prime controversie scoppia quando Hannah pubblica una foto della sua bambina più piccola, Frances, con la testa piena di sangue. La foto in questione è questa, ovviamente ve l'ho oscurata, ma tenete conto che sta foto mostra Hannah che tiene in braccio Frances dandole un bacino sulla bua. La bua è praticamente la sua testa squartata da un gallo incazzato che l'ha aggredita. Cioè proprio la parola bua in questo caso indica le dimensioni della ferita, quanto una bua. A caldo ti viene da dire, guardando questa foto, che cacchio stai facendo? Portala in ospedale invece di farti scattare le foto. La reazione del pubblico di fronte a questa foto è feroce, perché sembra occhio e croce che Hannah abbia messo l'engagement di Instagram al di sopra della salute e della sicurezza di sua figlia. Ma parliamo del gallo ragazzi, perché quella del gallo è una polemica che più scopri i dettagli e più peggiora, perché praticamente nella didascalia sotto la foto Hannah dice Frances è stata attaccata da un gallo mentre gattonava per la fattoria. In che senso mentre gattonava? Lei e Daniel hanno lasciato una bambina di 1 anno a gattonare in mezzo ai galli, che già è intrinsecamente un'idea di me, ma tra l'altro c'era un gallo che a detta sua, sempre che c'è scritto in questo post sta cosa, già in passato aveva mostrato comportamenti aggressivi verso gli esseri umani. Ma non finisce qui ragazzi, Hannah scrive sempre in questo post: sto gallo in passato già aveva attaccato Daniel, ragazzi, un omone che a occhio e croce sembra misurare 1,90 m, era un giocatore di lacrosse, sto gallo aveva attaccato lui. Cosa ti aspetti che faccia una bambina di 1 anno lunga quanto il suo mangime? Non contenta, Hannah dice quando sto gallo ha attaccato Daniel, lui lo ha respinto dandogli un calcio per dargli una dimostrazione di forza e rimetterlo in riga. Cioè Daniel ha dato un calcio al gallo, quindi si intromette pure la questione di maltrattamento degli animali. E poi Hannah conclude il post così: questa è la nostra fattoria e noi non tolleriamo tale comportamento dai nostri animali, pertanto mentre Daniel era in città ieri ho preparato una zuppa di gallo. Se l'è magnato, cioè gli ha tirato il collo e se l'è magnato, mancava solo che dicesse no, in realtà l'ho bollito vivo, mentre gli raccontavo che sua moglie stava covando le uova del pavone. Ora non entriamo nel merito della questione animali perché rischiamo di andare fuori tema, usate la sezione commenti per indignarvi su ciò. Qual è il punto qui? Non sappiamo se alla fine la bambina sia stata portata in ospedale o se l'abbiano curata con l'acqua santa e il prezzemolo. Posso dirvi però che a quanto pare a un certo punto Ballerina Farm finirà di nuovo per sollevare polemiche, questa volta per aver incoraggiato l'uso di rimedi naturali rispetto alla medicina tradizionale. Non ho ritrovato i
post, purtroppo ho solo trovato gente che racconta la questione, però insomma è importante ricordare ancora una volta che Hannah tende a rifiutare le cure mediche. Non so Daniel, ragazzi, perché comunque è lei che si esprime sull'internet su questa cosa, prima lo fa col suo blog, ora lo fa con il suo Instagram, quindi lei è sicuro che ha questa tendenza. Daniel non lo sappiamo, ragazzi, sappiamo di Hannah, appunto. Hannah proprio, ormai lo abbiamo capito, se non le dicono guarda che se non prendi la medicina 100% schiatti, lei la medicina non la prende. Ora, se lo fai su di te, per carità, il corpo è tuo e te lo gestisci tu, fai quello che vuoi, mangiati le bucce di banana, frullati le formiche, figo. Chiaramente però appena inizi a promuovere questo stile di vita sui social dobbiamo un attimino riparlarne, forse, perché gli spettatori giustamente vengono influenzati da questo stile di vita, cioè vengono influenzati innanzitutto e poi non si curano, oppure nel momento in cui si capisce che questa filosofia la applichi anche sui tuoi figli e non li curi quando si ammalano mettendo a rischio la loro salute, diventa eticamente discutibile questa scelta, questo stile di vita alternativo, perché talvolta non funziona e sui social possibilmente non lo mostri quando questo tipo di cure non funzionano, quando questi metodi naturali falliscono, cosa che secondo me succede spesso, e questo rischia di trasmettere una visione distorta di quello che significa curarsi con le erbe. Vabbè, comunque passiamo oltre. Nel 2023 scoppia la terza polemica a nome di Ballerina Farm, la più rumorosa. Hannah Needleman partorisce la sua ottava figlia, no, la settima, e dopo 2 settimane dal parto partecipa al concorso Miss American, che sarebbe praticamente la Miss America per le MILF. Non so se avete capito, cioè lei aveva partorito da 2 settimane, 14 giorni. A 2 settimane dal parto di solito, come si spiega? Avete presente che non avete il ciclo per 9 mesi? Ecco, in realtà non ti viene proprio abbonato, della serie va bene, per 9 mesi te la sei scampata, dai, no. Tutto il sangue che non hai versato in 9 mesi poi lo devi restituire in 40 giorni, cioè tu sanguini per 40 giorni e non è un ciclo normale, sei tipo un rubinetto, tanto che devi metterti il pannolino perché l'assorbente non ce la fa, poverino. Ci sono proprio i pannolini post parto, quindi quando partorisci non è che cambi poi i pannolini solo al neonato, no, te lo cambi pure da sola. Questa è una cosa che non si racconta. Però Hannah Needleman dice boh, io stranamente dopo 2 settimane non avevo più bisogno del pannolino post parto. Lei splendida, sfila come una regina sui tacchi, anche questo, ragazzi, camminare sui tacchi a 2 settimane dal parto è un miracolo comparabile al camminare sulle acque di Gesù. Insomma, Hannah vince la gara qualificandosi come Mrs. American 2023. Ora, alla fine del concorso la conduttrice le farà una domanda, le chiederà quando ti sei sentita più potente, più empowered, le chiede, quindi tipo più emancipata come donna. Step up to the mic. I'll read it for you twice. Just like I did. When have you felt the most empowered? E Hannah risponderà indicando i suoi figli e dicendo: ad oggi mi sono sentita così 7 volte, quando ho portato queste anime sacre sulla terra, dopo aver stretto quel bambino appena nato tra le mie braccia. La sensazione della maternità, di averli messi al mondo, è la sensazione più potente che io abbia mai provato. Quindi la risposta di Hannah riguarda la sua esperienza individuale e non mi sembra che abbia preteso di essere universale. Eppure la sua risposta viene subito ripresa dai movimenti pro-life, quelli che sono contrari all'aborto, e usate sui loro canali di comunicazione. Ad esempio sul sito National Catholic Register troviamo questo titolo: la vincitrice di Mrs. American 2023 dà una potente risposta pro-life durante il concorso. Needleman ha ricevuto applausi e una standing ovation dal pubblico presente. E quindi va a finire che Hannah viene associata ai movimenti pro-life nonostante la sua risposta
ripeto, non fosse una presa di posizione a nome delle donne. Lei stava parlando di se stessa, delle proprie emozioni, di cosa aveva fatto sentire lei più potente. Un tentativo squallido questo, secondo me, se mi posso permettere, di appropriarsi delle parole di una donna, della sua esperienza per scopi politici che portano a dividerla inevitabilmente dalle altre donne. Fine della terza polemica di Ballerina Farm. Il 20 luglio 2024 il The Times pubblica un articolo intitolato "Conosciamo la regina delle Thread Wives e i suoi 8 figli", perché nel frattempo Hannah ne ha partorito un altro. Qua se ci distraiamo un attimo ci ritroviamo bambini nuovi. Il tono dell'articolo, ragazzi, sin da subito a me personalmente è sembrato fazioso, come se la giornalista Meghan avesse già deciso a priori che Hannah sia una donna oppressa e che Daniel sia il capofamiglia autoritario, un po' bifolco e misogino. E sin da subito mi è sembrato che la narrazione fosse stata manipolata per far emergere questa idea, che però non mi sembrava poggiare su elementi solidi, ma solo su alcune cose che si capiva fossero solo percezioni della giornalista. Le sue descrizioni hanno creato scandalo. Ma, e ora entriamo nel merito, ragazzi, perché magari non mi state capendo, però qual è il punto? Che conoscendo il passato di Hannah e Daniel, ora che abbiamo ricostruito insieme la loro storia, le descrizioni della giornalista, le cose che racconta questa giornalista, non sembrano molto coerenti. Quindi andiamo a ripercorrere questa intervista e vi anticipo, ragazzi, che poi ci sarà un colpo di scena inaspettato. Allora, la scena è questa: praticamente questa giornalista si reca nella fattoria di Hannah e Daniel, quindi va a Ballerina Farm per intervistare Hannah e parlare con lei del fenomeno delle Thread Wives. L'intervista con Hannah inizia in modo apparentemente neutro. La giornalista le fa una domanda chiave, le chiede: Hannah, tu ti identifichi nel ruolo di Thread Wife? Hannah risponde di no. Dice: io non mi identifico in questa etichetta perché io e Daniel stiamo creando qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che prima non esisteva, dice. Daniel stesso al che interviene per dire: io non mi considero un capofamiglia, io e Hannah infatti siamo co-CEO, siamo entrambi amministratori delegati di questa azienda. Quindi, ragazzi, tutto questo per dire che cosa? Che Hannah non è una Thread Wife, cioè non hanno questa divisione dei ruoli per cui lei è la moglie tradizionale e lui è il marito tradizionale. Lei è un'imprenditrice tanto quanto lui. Lei non lavora per lui come casalinga. A un certo punto Meghan, la giornalista, chiede a Hannah: ma vivere in una fattoria è quello che hai sempre desiderato? E nell'articolo, ragazzi, specifica di starle ponendo questa domanda quando riusciamo a stare un attimo da sole, mentre Daniel controlla gli animali. E quindi già con questo dettaglio, specificando questa cosa, lei va a creare un'atmosfera particolare nella mente del lettore, cioè si crea il sospetto che Hannah avrebbe risposto diversamente se Daniel fosse stato presente. Praticamente si va a insinuare nel lettore l'idea totalmente fantasiosa in questo momento che Daniel controlli Hannah e le sue risposte, la sua immagine pubblica. Senza motivo, ragazzi, cioè la giornalista è appena arrivata, ha fatto tutto lei. Comunque Hannah risponde alla domanda così: attenzione, no, voglio dire, il mio obiettivo era New York, me ne sono andata da casa a 17 anni ed ero così entusiasta di arrivarci, amavo quell'energia e volevo diventare una ballerina, ero una brava ballerina. Ma sapevo che quando avrei avuto figli la mia vita sarebbe stata diversa. Questa frase in particolare, ragazzi, volevo diventare una ballerina, ero una brava ballerina, suscita molte reazioni negative verso Daniel, perché viene letta con nostalgia, come se Hannah stesse ripensando, poverina, un sogno infranto. Volevo diventare una ballerina,
ero una brava ballerina. Cioè, a chi non conosce a fondo la sua storia, può sembrare che lei abbia rinunciato a quello che amava, ovvero ballare, per vivere una vita che lei non desiderava assolutamente, una vita che di conseguenza non le piace. Ma fate attenzione, ragazzi, perché è tutto un gioco di suggestioni. In realtà la domanda della giornalista non era: è questa la vita che vuoi adesso? Ti piace adesso vivere in una fattoria? Ma era: tu hai sempre voluto vivere in una fattoria? Per chi ha letto il blog di Hannah, ragazzi, la sua risposta no, non era il mio desiderio vivere in una fattoria, perché il mio desiderio era vivere a New York e ballare. Questa risposta non è così strana, perché lo sappiamo che il suo sogno iniziale era quello di diventare una ballerina, ok? Ma sappiamo anche che desiderava essere una madre. Sappiamo che inizialmente ha cercato di conciliare entrambe le sue passioni insegnando danza mentre cresceva i suoi figli. Sappiamo che col tempo però Hannah è cresciuta e i suoi sogni sono cambiati con lei, cose che capitano. Si è appassionata alla cucina, al giardinaggio e poi alla vita in fattoria. Crescendo le aspirazioni cambiano, non è che rimaniamo sempre gli stessi, è possibile che evolvano le nostre aspirazioni. E per Hannah la maternità e la vita rurale, da ricca tra l'altro, sono diventate altrettanto appaganti di quanto lo era prima il ballare. Pensiamo che lei aveva iniziato a ballare alla Juilliard che aveva 14 anni, ragazzi. Cioè, i sogni che abbiamo a 14 anni non necessariamente ci accompagnano per tutta la vita, capito? A 14 anni il mio sogno era fare l'attrice, ho fatto scuole, ho fatto corsi di recitazione ed eccomi qui invece a sparlare ballerina farm. Scambierei questo lavoro per Cinecittà oggi per fare l'attrice, ma neanche se fossi ubriaca. Non è una questione di rinuncia, di sacrificio, è una questione di cambiamento interiore. Cosa voglio dire? Che secondo me Hannah non ha rinunciato a New York al diventare una ballerina per Daniel. Cioè, magari sì, è possibile, però in questa intervista non ci sono veri elementi che riconducono in modo logico a questa conclusione. È una cosa nella testa della giornalista, una sua teoria che a questo punto sta mettendo in testa anche ad alcuni lettori, ma sono sospetti fondati su premesse che non sono dimostrabili, perché eventualmente si trovano nella testa di Hannah. Tra l'altro sappiamo che a un certo punto Hannah, quando vivevano in Brasile, dopo aver visitato le fattorie del Brasile, si era talmente bloccata col giardinaggio che voleva trasformare l'intera casa in un giardino, ma Daniel era convinto solo al 90% di volere vivere così. Comunque andiamo avanti. A questo punto la giornalista pone la stessa domanda a Daniel, al marito di Hannah. Gli chiede: e tu hai sempre desiderato vivere in una fattoria? E lui risponde: sì. Perfetto, mi aspettavo che Hannah stesse di più a casa con i bambini, ma lei mi ha detto: io ho visto i miei genitori lavorare insieme e quindi qualsiasi cosa faremo dobbiamo farla insieme. E a questo punto Hannah dice: i primi anni di matrimonio sono stati molto duri, abbiamo fatto molti sacrifici. Al che la giornalista chiede: quali sacrifici? E Hannah: beh, io ho rinunciato alla danza, che è stata dura, si rinuncia a un pezzo di sé. E Daniel ha rinunciato alle sue ambizioni lavorative. A questo punto nell'articolo leggiamo i pensieri della giornalista, la quale aggiunge: guardo la vastità e non sono del tutto d'accordo. Daniel voleva vivere nella grande natura selvaggia dell'Ovest e così è stato. Lui voleva coltivare e così è stato. A lui piace uscire una sola volta a settimana e così fanno. Hanno una babysitter in quelle serate. Lui non voleva tate in casa e così non ce ne sono. L'unico spazio destinato alla Neilman, un piccolo fienile che lei voleva trasformare in uno studio di danza classica, è diventato l'aula scolastica dei bambini. Shock! In 4 righe la giornalista ha rivelato che non hanno tate perché Daniel non vuole, escono solo una volta a settimana perché Daniel non vuole uscire altre volte. Hannah voleva fare uno studio di danza classica nel fienile e Daniel invece non ha voluto, preferendo che venisse trasformato in uno spazio da dedicare ai bambini. Tra l'altro c'è un'insegnante, una signora che fa scuola ai bambini. Da questa descrizione sembra che Daniel faccia di tutto per privare Hannah della sua identità, per isolarla e per costringerla a occuparsi sempre solo dei figli. Daniel ha ottenuto tutto quello che voleva, mentre Hannah ha perso tutto, ci ha solo perso.
Ma non lo so ragazzi, cioè io trovo dei punti molto deboli in questo pezzo. Innanzitutto non ci sono dichiarazioni di Daniel e Hannah messe tra virgolette, quindi per quanto ne sappiamo potrebbero essere solo deduzioni della giornalista. Poi lei dice di non essere d'accordo che anche Daniel abbia fatto i suoi sacrifici e le sue rinunce, e mi sembra molto ingiusto, perché Daniel giocava alla cross a livello agonistico. Dal blog di Hannah si deduce quanto lui viaggiasse spesso in giro per il mondo per giocare le partite. A volte lei andava con lui, a volte lui stava fuori per una settimana, quindi anche lui aveva la sua grande passione, era anche lui uno sportivo, semplicemente lui non lo racconta sui social perché non li usa quanto Hannah. Ma tu, giornalista, come ti permetti a entrare in casa di una persona e sminuire i suoi sacrifici così, a sentimento tuo, perché secondo i tuoi sospetti, secondo le tue fantasie, non ha mai fatto sacrifici, cioè senza minimamente prendere in considerazione il suo background, senza studiartelo un attimino. Tra l'altro ricordiamo che Hannah comunque balla nei suoi contenuti, nei video che fa da pubblicare sulla pagina Ballerina Farm. Spesso tra l'altro balla con Daniel che cerca di farle da spalla, non è che si nasconda da lui per ballare. Il concetto della loro azienda si fonda sul fatto che Hannah sia una ballerina, pertanto deve ballare ogni tanto nei suoi video. Non a caso la fattoria si chiama Ballerina Farm, non la Cross Farm. Daniel infatti ha completamente abbandonato il suo sport, a differenza di Hannah, sport a cui lui era tanto dedicato, in cui aveva successo. E sempre Daniel in altre interviste ha riconosciuto che il successo di Ballerina Farm sia in gran parte dovuto alle capacità di marketing di Hannah. Questo significa che lui la valorizza, lascia che lei sia sempre la protagonista anche quando le domande vengono fatte a lui, non cerca di oscurarla come farebbe un padre padrone che vuole la moglie a fargli da schiava, che vuole una moglie tradizionale sforna bambini. Seconda cosa, questo pezzo dell'articolo dice sostanzialmente che Daniel abbia sempre la meglio su tutto, vince sempre lui domina Hannah, tipo si fa sempre come vuole lui perché si esce una volta a settimana e non vuole le tate. Ma come lo sappiamo se queste decisioni non sono state concordate insieme, scendendo a compromessi? Cioè magari lui si è accollato in cambio qualcosa che Hannah voleva e lui no. Cioè, come sappiamo che queste decisioni siano state imposte da Daniel con chissà quale manipolazione mentale? Cosa ce lo suggerisce? Quale elemento? Ve lo dico io ragazzi, nessuno, anche perché la stessa giornalista più avanti nell'articolo ammetterà che i due, Hannah e Daniel, abbiano una persona che fa loro le pulizie e che Daniel sia un padre attivo, molto coinvolto nella gestione domestica e nella cura dei bambini. Addirittura ragazzi, quando sta giornalista arriva nella fattoria, racconta che è Daniel ad aprirle la porta con i bambini in braccio. Quindi tutta questa oppressione femminile, tutto questo patriarcato che la giornalista millanta, non trova riscontro manco nella realtà che lei stessa documenta. A me ragazzi la storia di Hannah e Daniel mi sembra la storia di una coppia che ha fatto compromessi dove entrambi hanno avuto voce in capitolo. Poi magari non è così, ma ripeto, non è questa intervista a dircelo se c'è una qualche forma di oppressione nella coppia. Poi tocchiamo un altro tasto: se anche fosse vero che Hannah voleva diventare una ballerina e Daniel invece sognava di fare il contadino, la verità è che uno dei due avrebbe dovuto rinunciare al proprio sogno, oppure avrebbero dovuto lasciarsi, prendere strade diverse. Invece sono diventati contadini di Ballerina Farm, dove lui fa il contadino e lei promuove i prodotti ballando, e sono tutti e due accontentati. Più compromesso di così si muore. In ultimo ragazzi, ricordiamoci qualcosa che vi avevo detto di tenere a mente, ovvero che Daniel, dopo aver sposato Hannah, ha preso casa a New York perché lei studiava lì alla Juilliard. Per Daniel era un sacrificio, perché questo significava per lui allontanarsi dalla sua università dove lui studiava nello Utah, la Brigham Young University, e non solo studiava ma giocava anche alla cross. E ricordiamoci inoltre che dopodiché, quando Hannah ha trovato il suo primo lavoro come insegnante di danza, Daniel di nuovo ha cambiato il suo programma universitario per stare con il bambino e permettere a lei di lavorare tranquillamente tutti i giorni, e questo lo ha rallentato
studiato talmente tanto nel suo percorso di studi che ci ha messo molti più anni di lei a laurearsi. Ricordiamoci che lui, in base al racconto che faceva Hannah nel suo blog, studiava per gli esami con largo anticipo, così da essere poi più libero e passare più tempo a occuparsi del bambino e della casa. Ma di cosa stiamo parlando? Immaginiamo lo scenario inverso: se fosse stato Daniel a rinunciare al suo sogno di vivere nella natura per permettere a Hannah di diventare una ballerina. Sarebbe stato lo stesso, cioè avremmo detto povero Daniel che ha rinunciato al proprio desiderio per fare spazio a quello di lei. Lui voleva diventare contadino, era un bravo contadino, ma ha dovuto rinunciare al suo sogno. Cioè anche lì sarebbe stato ingiusto e riduttivo. In una relazione non bisogna, cioè non si tratta di chi vince e chi perde, ma di trovare un equilibrio e fare in modo che nessuno dei due prevalga sull'altro. Quindi il racconto della giornalista durante l'intervista a Hannah e Daniel Needleman diventa sempre più pretestuoso e sempre più inutilmente accusatorio verso Daniel. Prendiamo per esempio il passaggio in cui la giornalista descrive come Daniel la porti a esplorare la fattoria. Ve lo leggo: Daniel vuole portarmi a vedere i nuovi edifici della fattoria, mentre la Needleman torna in casa a preparare il pranzo per i bambini. Ci fermiamo a una roggia di cui mi parla, agli uffici di cui mi parla, alle stazioni di mungitura di cui mi parla. Controllo l'orologio, mi sento nervosa. Voglio parlare con la Needleman. Boh, ti ricordo che sei a casa sua, sei sua ospite, cioè quello mischino si premura di presentarle la loro fattoria, di fargliela vedere, ma ti pare che lui non sta scocciando farti vedere la fattoria? Cioè pensate che Hannah e Daniel credono che la giornalista sia lì per vedere la fattoria, per parlare della fattoria, invece la giornalista è tutta disturbata perché le interessa solo andare da Hannah ed estorcere le frasi da povera sottomessa. Cioè si capisce, secondo me, ragazzi, poi ditemi voi, leggete l'intervista, vi lascio il link nell'info box, dimenticandolo come sempre, casomai lo metto nel primo commento. Comunque ditemi voi se avete la stessa impressione. Secondo me la giornalista è alla ricerca morbosa di prove che confermino la storia che lei già ha deciso di raccontare a priori. Prima, Hannah è una donna oppressa. Il racconto prosegue con la giornalista che esprime orrore per il fatto che i bambini crescano senza tecnologia. Niente TV, niente iPad, niente telefoni, solo un utilizzo occasionale del computer. Il che sarebbe strano se non fosse che il bambino più grande ha 9 anni, quindi non trarrei conclusioni affrettate. Stiamo a vedere, nel senso non è così insolito a quest'età, non è necessariamente legato al fatto che viva in una fattoria. Tanti genitori non lasciano usare iPad e telefoni ai bambini e vivono in un condominio. E poi Daniel racconta una cosa che preoccupa effettivamente i lettori, cioè dice: Hannah a volte arriva a essere così esausta che non riesce ad alzarsi dal letto per una settimana. Giustamente, ragazzi, dopo l'atmosfera creata dalla giornalista, al lettore può venire da pensare che la colpa sia di Daniel. Lui non la supporta, lui non assume una tata che le faccia da spalla nel crescere i bambini. Grazie che sua moglie si riduce in queste condizioni, è colpa di lui. Ed ecco che sui social scoppia lo scandalo. Hannah viene sfruttata da suo marito Daniel, lui la obbliga a vivere in un modo che la porta all'esaurimento fisico e mentale, lui l'ha costretta a rinunciare al suo sogno di diventare una ballerina per diventare una contadinella a suo piacimento, cioè come piace a lui, che gli ha sfornato 8 figli. Ma lo scandalo non finisce qui, ragazzi. Hannah infatti fa una grande rivelazione. Racconta di avere partorito solo 2 volte i suoi figli in ospedale, gli altri 6 tutti in casa, e dice: io amo partorire in casa perché è tutto tranquillo e partorisco senza antidolorifici, perché non ho mai amato prendere gli antidolorifici, tranne che con Marta. Marta è nata in ospedale, pesava assai, Daniel non c'era, ho fatto l'epidurale ed è stata un'esperienza straordinaria, dice Hannah. Ma come lo racconta?
la giornalista, ragazzi. Lo racconta in un modo che fa pensare che siccome Daniel non era con lei mentre partoriva, allora lei ha fatto l'epidurale, facendo capire che lui non voglia che lei faccia l'epidurale. Allora vi leggo direttamente il passaggio dell'intervista e poi lo commentiamo. Allora Hannah sta parlando del fatto che non ha mai fatto l'epidurale, non ha mai voluto antidolorifici per partorire, tranne che con Marta. Dice: ero in ritardo di 2 settimane, lei pesava 10 libbre e Daniel non era con me. Ma ragazzi, secondo me vuole dire che si sentiva meno in forze, da una parte perché la bambina era più dolorosa, quindi il parto era più doloroso, dall'altra parte perché Daniel non era con lei a supportarla come le altre volte, perché se guardiamo i video dei parti di Hannah che sono online, sono sulla sua pagina Instagram, vediamo sempre Daniel, suo marito, che la coccola mentre lei è in travaglio, che le fa i massaggi, le fa le carezzine, la sostiene, la supporta, quindi è chiaro che se Daniel non è con lei le verrà più difficile, cioè che cavolo non ce la fa a mettersi in quella condizione per cui vuole sentire i dolori del suo corpo e la natura fluire. Fatemi la cacchio di epidurale, cioè non sono emotivamente predisposta. Non è che non ha fatto l'epidurale necessariamente perché era Daniel a non volere l'epidurale. C'è una narrazione secondo me molto forzata. Ma proseguiamo, ragazzi, perché a questo punto scrive la giornalista, riferendosi a Hannah: abbassa la voce. Daniel è fuori nella stanza per rispondere a una telefonata. E dice Hannah: così ho fatto l'epidurale ed è stata un'esperienza straordinaria. Quindi attenzione, la giornalista specifica che Hannah guarda Daniel, si accorge che lui è fuori dalla stanza per parlare al telefono, abbassa la voce e dice: così ho fatto l'epidurale ed è stata un'esperienza straordinaria. Cosa fa capire? Che lei non vuole che Daniel lo senta che ha fatto l'epidurale. Al che la giornalista le chiede: e dov'era Daniel quel giorno? E Hannah: era il giorno della spedizione delle scatole di carne e lui era a capo della squadra. E la giornalista: ma l'epidurale è stata fantastica. Fa una pausa e sorride. Fantastica. Fa una pausa e sorride, aggiunto dalla giornalista, no? Complicità femminile. Sorriso complice, ci siamo capite. Cioè, il modo in cui la giornalista racconta, ragazzi, anche qui sembra voler insinuare una dinamica di controllo da parte di Daniel, come se, ripeto, lui non avesse voluto che Hannah usasse l'epidurale. Ma in realtà nessuno ha mai detto questa cosa, cioè né Hannah né Daniel. E secondo me il fatto che Hannah abbia abbassato la voce si può interpretare in un altro modo. Cioè, Daniel era al telefono, lei magari ha abbassato la voce per discrezione, per non disturbare la telefonata. Rileggiamo il passaggio alla luce di tutte queste considerazioni, perché sono sicura che letto la prima volta sciocca, ma letto altre volte con nuove chiavi di lettura diventa proprio palese il fatto che la suggestione sia tutta creata dalla giornalista. Ditemi se avete la stessa sensazione. Vi rileggo il passaggio, anzi ve lo leggo tutto per intero. La camera da letto è anche il luogo in cui ha avuto i suoi figli, ad eccezione di Henry e Marta, che sono nati in ospedale, cosa che non è sfuggita ad alcuni dei suoi followers. Dopodiché ero pronta a tornare a casa, dice. Amo partorire a casa, è tutto così tranquillo. Ha anche partorito senza antidolorifici. Zero proprio? Scuote la testa. Perché? Non lo so, è solo che non ho mai amato prenderli. Si ferma, tranne che con Marta. Ero in ritardo di 2 settimane, lei pesava 10 libbre e Daniel non era con me. Abbassa la voce. Daniel è fuori dalla stanza per rispondere a una telefonata. Così ho fatto l'epidurale ed è stata un'esperienza straordinaria. Dov'era Daniel quel giorno? Era il giorno della spedizione delle scatole di carne e lui era a capo della squadra. Ma l'epidurale è stata fantastica. Fa una pausa e sorride. Fantastica. Per me è palese che sia creata la suggestione. Lei ha abbassato la voce perché Daniel stava parlando al telefono. Non ha voluto fare l'epidurale quando Daniel non c'era perché non aveva il supporto emotivo di Daniel. Inoltre, ragazzi, cosa più importante di tutte, come abbiamo avuto abbondantemente modo di capire in tipo 2 ore di video, Hannah non vuole le medicine, non vuole gli antidolorifici. Lei si cura la gengivite con la manicure, lei si cura la cistite con la malva, lei si cura la candida al seno
con le erbe. Quindi quando dice, riferendosi agli antidolorifici, non li ho mai amati, oh Meghan, lei non li ha mai amati, credile, è un po' pazzerella da questo punto di vista. Ma poi ti pare che rivela il segreto che il marito non deve sapere in un'intervista destinata a finire sul The Times, tra l'altro parlando dell'epidurale come un'esperienza straordinaria? Cioè, almeno ti fai vedere come se non ti fosse piaciuto, no? Che schifo, l'epidurale assolutamente non la rifarò mai più. Terribile. Non lo so, ditemi come la vedete voi, ragazzi. A me sembra una narrazione molto costruita e forzata quella della giornalista. Ma non finisce qui, perché poi c'è anche questa scena che non ho capito benissimo. Ve la riporto. Mamma, 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 grida una bambina. Voglio andare a danza adesso. Sembra che non riesca a ottenere una risposta dalla Neilman senza che lei sia corretta, interrotta o richiamata da suo marito o da un bambino. Oggi mi trovo di fronte a un esercito di bambini che vogliono tutti la loro mamma e a un marito che pensa di saperne di più. Cioè, quello che vuole raccontare lei è che Daniel interrompe sempre Hannah, la interrompe per correggerla mentre lei parla coi bambini, le parla addosso. In ultimo, quando la giornalista le chiede ma come mai hai fatto il concorso Mrs. American, Hannah risponde per spezzare un po', indicando i bambini. Dopodiché la giornalista le chiede e che fine hanno fatto tutti gli abiti coi lustrini che ha indossato? E Hannah risponde prima erano nell'armadio della camera da letto e poi Daniel li ha messi in garage perché l'armadio era troppo pieno. Ah, scandalo! Daniel ha preso i vestiti di Hannah, messi una volta sola e che sicuro non metterà mai più perché tanto alla prossima occasione figurati se li comprerà nuovi, nel garage per fare spazio. Cioè, manco li ha usati come asciugamani per fare partorire le pecore, li ha spostati in garage visto che non sono cose che si mettono ogni giorno. Fine dell'intervista. Dopo aver pubblicato l'articolo, la giornalista ha anche postato un reel per pubblicizzare il suo articolo e ve lo faccio vedere perché secondo me da questo reel ancora di più emerge il tono accusatorio della giornalista nei confronti di Daniel, quantomeno io percepisco ciò. Ditemi se percepite anche voi la stessa cosa. In April, I went to interview Hannah Neilman, otherwise known as Ballerina Farm. There was Hannah, her husband Daniel, who's also the business partner, and their 8 children, along with cows, pigs, chickens, the whole shebang. I thought I was going to be interviewing Hannah. It turned out to be a little harder than that. Daniel is very involved in the brand. In fact, he kind of leads it. Hannah seemed to be the sort of face. Now, I spent the day with them and their 8 children and animals in the midst of nowhere, and I asked her when we were standing on the side of the mountain, is this what you always wanted to do? Is this always where you wanted to be? And she said that actually she wanted to live in New York City, that was her dream, and she had wanted to be a ballerina. The children are rustic and wild and gorgeous, and they're homeschooled there. They don't have a nanny. She is the most gorgeous and generous mother. You know, these children are literally swinging off her hair. Daniel was a little bit more leading, actually. It was sometimes hard to ask her questions, and it was sometimes hard to get a direct answer from her without her being interrupted or her deferring to her husband. Anyway, I tried to ask her all the questions that everyone online has been desperate to ask her for months, and you can read the full interview at thetimes.com. Dopo la pubblicazione dell'intervista, il dibattito su Hannah Neilman si intensifica e si diffonde una teoria del complotto secondo cui Hannah sarebbe vittima del marito Daniel, costretta a rinunciare ai suoi sogni e a vivere da donna schiava, zitta e lava e mungi pure le mucche. Hannah non sarebbe quindi veramente felice come sembra sui social, ma semplicemente crederebbe di esserlo, condizionata forse dalla sua fede mormone, dalla sua famiglia mormone che l'avrebbe portata a pensare che questa sia la vita giusta per una donna. Ma non è così, lei in fondo al suo cuore soffre, magari crede di essere felice ma in realtà non è felice. Questa teoria del complotto viene ulteriormente alimentata da questo video pubblicato sulla pagina Ballerina Farm in realtà qualche mese prima, in occasione del compleanno di Hannah. Un video che era passato inosservato ma che ora, alla luce
dell'intervista del The Times acquisisce un significato nuovo. Nel video Hannah viene ripresa mentre scarta il regalo di compleanno di Daniel. Visibilmente eccitata dice: ecco il mio regalo di compleanno da parte di Daniel, spero siano i biglietti per la Grecia, il che ragazzi lascia intendere che la coppia avesse discusso magari di fare un viaggio in Grecia. Hannah vorrebbe farsi una vacanza, ma Daniel le risponde: viene dall'Ucraina. Questa frase confonde forse Hannah perché lei gli domanda al che: quindi sono biglietti aerei? Insomma, quando finalmente spacchetta il regalo, ragazzi, Hannah si trova davanti a una cosa di tessuto, capisce che non si tratta di biglietti aerei e ormai disillusa cerca di mantenere un minimo di entusiasmo e dice a Daniel: oh, un cappello da indossare in Grecia. Ma Daniel la corregge, ragazzi, e le dice: no, non si tratta di un cappello. E infatti alla fine è un grembiule per le uova, progettato per raccogliere le uova una alla volta senza rischiare di romperle. Un oggetto pratico per la vita in fattoria, meglio di metterle nella bacinella, ma sicuramente non ciò che Hannah sperava, dato che la vacanza in Grecia sarebbe stata un regalo molto più desiderabile. Daniel al che le dice: visto, ora puoi raccogliere le uova. E Hannah, cercando di mantenere un atteggiamento positivo, indossa il grembiule, sorride e insomma cerca di non sembrare troppo delusa. Daniel così le dice: è il migliore, prego, E lei a quel punto gli dice: grazie. Thanks, Danny. Not for a long time. Vabbè ragazzi, le ha fatto un regalo brutto, qui non posso controbattere, una cosa che Hannah si poteva comprare pure da sola, a differenza del viaggio in Grecia, per cui era necessaria la collaborazione del marito, avendo con lui 8 figli. Cioè, la situazione è che se lei vuole andare in Grecia, o se li tiene lui e rimane nella fattoria con i bambini e in Grecia Hannah ci va da sola, oppure vanno tutti insieme in Grecia e Daniel deve prestare il consenso a quella che non sarà una vacanza ma una gita scolastica in cui dovrà fare l'impossibile affinché non ci siano dispersi. Comunque questo video corrobora la teoria del complotto, ragazzi, e così sui social la gente inizia a odiare Daniel, inizia ad attaccarlo brutalmente scrivendogli commenti come questi sulla pagina Ballerina Farm: quindi puoi prenotare un volo last minute come primo appuntamento manipolativo, ma non puoi prenotare un viaggio per il compleanno di tua moglie? Interessante. Ah sì, perché tutta la storia del primo appuntamento sull'aereo, quando lui ha finto che doveva prendere l'aereo con lei e invece diciamo era solo per riuscire a estorcerle l'appuntamento, viene raccontata in questa intervista, la racconta lui tra l'altro. Non ci piaci Daniel, spero che lei trovi un amante in Grecia, portatela in Grecia. Comunque la shitstorm a chi fa i regali di merda dovrebbe essere garantita dalla legge. Questo Natale usciamo nomi e cognomi, temete clienti di Thun. Ci sono commenti veramente, ma veramente brutti, alcuni proprio violenti, tipo questo qui: Daniel, tu sei un potenziale serial killer, addirittura, cioè non solo un killer, ma pure seriale. Non ci piaci, continua quest'utente, tu, piccola merda. In tutto ciò basta dare un'occhiata alle storie in evidenza di Hannah per scoprire che la famiglia sia stata in vacanza alle Hawaii e in Francia. Ora capisco che la Grecia abbia un fascino unico, però, ma a questo punto colpo di scena incredibile. La giornalista, prima della pubblicazione dell'intervista nel The Times, aveva registrato un episodio del podcast The Story, anch'esso prodotto dal The Times. In questo podcast la giornalista raccontava di stare preparando questo articolo su Hannah Neilman e sulle Thread Wives e praticamente faceva ascoltare le registrazioni dell'intervista. Ragazzi, non ci si crede. Queste registrazioni rivelano una realtà molto diversa da quella presentata da lei nell'articolo e dimostrano che la giornalista abbia, sì, manipolato e distorto le parole di Hannah. Allora, rileggiamo questa parte dell'articolo, ragazzi, in cui Hannah dice: io ho rinunciato alla danza, che è stata dura, si rinuncia a un pezzo di sé, e Daniel ha rinunciato alle sue ambizioni lavorative.
Questa è la parte prima che la giornalista dicesse: ma io guardo la vastità e non ci credo, lui non ha rinunciato proprio a niente, non ha fatto alcun sacrificio, invece lei ha rinunciato a tutto. Ebbene, dalla registrazione apprendiamo che Hannah, dopo aver detto si rinuncia a un pezzo di sé, in realtà aveva detto un'altra frase che la giornalista ha sapientemente tagliato. Aveva detto infatti le seguenti parole che ora vi faccio pure ascoltare perché, ripeto, abbiamo la registrazione. Diceva Hannah: Daniel era tipo vai a ballare, balla, eravamo aperti a tutto, ma io nel profondo sapevo che volevo crescere i miei bambini. Oh, you know, I gave up dance, which was like a big sacrifice for me. Daniel gave up, you know, his career ambitions, and we're like, hey, let's start something together. Like, those are big sacrifices for us. Some pieces of yourself. Yeah. I don't think I would change it. No. But Daniel was like, if you want to dance, you know, like, go dance. You know, like, you know, we were open to anything, but I knew deep down that I wanted to raise my babies, you know. Questa frase cambia completamente il significato della dichiarazione di Hannah. Lei allora non è una donna che è stata costretta a rinunciare ai suoi sogni, lei aveva la libertà di scegliere. Daniel addirittura la incoraggiava a ballare e la decisione di concentrarsi sulla maternità è stata invece sua. Guarda caso la giornalista ha pensato di tagliare giusto questa frase, che se l'avesse messa nessuno avrebbe visto Daniel come un marito che le ha strappato il sogno dalle mani. Sarebbe bastata questa frase per riscattarlo, per non rovinargli la reputazione, ma non finisce qui, ragazzi, perché nel podcast la giornalista Meghan, raccontando di Hannah Neilman, così, chiacchierando in studio, capito? Cioè nel podcast parla lei, la giornalista, dice testuali parole: si vede che lei ama la vita lì, non voglio dire che sia stata manipolata o costretta. Seemingly does her life there, so I'm not saying that she was kind of tricked or coerced. Ah no? Perché sembrava proprio che volessi dire questo, cioè l'articolo pubblicato sul The Times lascia intendere esattamente che lei sia stata manipolata e costretta a vivere lì. E aggiungo un altro carico, ragazzi, perché nel podcast sentiamo anche un'altra registrazione dell'intervista ad Hannah Neilman, in cui Hannah dice, la cito testualmente e poi vi faccio sentire la registrazione, dice Hannah: sai, io non mi sento come se fossi a casa a crescere i figli da sola, è così difficile, le donne hanno bisogno di supporto. E quando Daniel ha detto ok, costruiamo qualcosa insieme, noi abbiamo davvero comandato insieme, cioè tipo preso il comando insieme. You know, like I don't feel like I'm at home raising kids by myself. Like that's hard. Yeah. And women need support. And when Daniel was like, okay, let's build something together, we really carried the mantle together. Anche questa dichiarazione giusto è stata tagliata, ma guarda un po', sono state tagliate sempre le parti in cui Hannah faceva capire di non essere sottomessa a Daniel. In questo caso la giornalista ha tagliato le parole di Hannah proprio nel punto in cui lei dice di non sentirsi affatto senza supporto nel crescere i figli e anzi di sentirsi sullo stesso piano di Daniel quando si tratta di prendere decisioni. Cioè lei dice proprio comandiamo insieme, invece l'articolo la fa passare per la povera donna oppressa senza alcun potere decisionale. Boh, ragazzi, ora ipotizziamo che Hannah in questa intervista abbia mentito e che in realtà, come sospetta la giornalista, sia in una situazione difficile e le serve aiuto per uscirsene da sta fattoria. Ipotizziamo questo scenario. Comunque, secondo me la cosa giusta da fare per la giornalista, cioè non sarebbe stata quella di manipolare le sue parole per aggravare la situazione, ma di presentare i fatti per quello che sono al lettore, in modo chiaro, per come li stava vedendo lei. Doveva riportare le cose vere, permettendo ai lettori di formarsi la loro opinione basata su fatti realmente accaduti. Invece la giornalista in questo caso è arrivata nella fattoria che già voleva raccontare la storiella di Hannah sottomessa al marito, e quando si è accorta che le parole di Hannah dicevano
dicevano il contrario, le ha manomesse, tagliate, distorte. Cioè il fatto che siano state tagliate sempre tutte le parti in cui Hannah parlava da donna forte, indipendente, che ha fatto delle scelte consapevoli, mi fa pensare che la giornalista abbia agito in malafede, tenendosi determinate frasi e scartandone altre in modo da fare un collage che comunicava una realtà diversa, cioè una narrazione diversa da quella reale. Forte del fatto che tanto lei, la giornalista, era l'unica testimone. Chi la doveva smentire? Daniel, dopo aver perso qualunque credibilità, non gli avrebbe creduto nessuno. Quindi, ragazzi, il dramma della ballerina con le ali tarpate dal marito zoticone è una bufala. L'immagine di Hannah che emerge dalle registrazioni è quella di una donna forte, sicura di sé, consapevole delle sue scelte, sia nella vita personale che in quella professionale. Tra l'altro, sentite che casino fanno i bambini che urlano e giocano intorno a loro. Hannah effettivamente fa fatica a parlare e a finire le frasi, ma perché cioè è difficile, c'è un casino intorno a loro, un naturale casino in una casa con 8 bambini. Cioè già chi ha un solo figlio penso che può capire la fatica di interloquire. Chi ha 2 figli ha imparato a parlare a voce alta per sovrastare le urla, insomma si arrangia. Chi ne ha 3 ha dovuto per necessità imparare il linguaggio dei segni e comunica con gesti e sguardi di solito disperati. Averne 8 immagino sia tipo cercare di comunicare con qualcuno che è dall'altro lato dello stadio. Ora, di fronte, ragazzi, alle manipolazioni e alle bugie, possiamo dire bugie della giornalista emerse dalle registrazioni, a me sinceramente viene da mettere in discussione la veridicità di tutte le altre affermazioni fatte da lei nell'articolo. Cioè mi viene da pensare a questo punto che per esempio la storiella di Hannah, troppo stanca per alzarsi dal letto per una settimana, sia stata una frase riportata in modo esagerato, distorto, decontestualizzato. Cioè potrebbe anche essere che questo episodio sia stato raccontato da Daniel intanto in un tono particolare, diverso. Magari lui diceva tipo io ad Hannah lo dico sempre di riposarsi perché lei lavora troppo, non si ferma mai. Cioè una volta è dovuta restare a letto per una settimana, le ho dovuto dire di restare a letto per una settimana perché si era stressata troppo. Cioè non lo sappiamo poi veramente come si è svolta questa intervista, non è attendibile, è da buttare. Non so ragazzi, io non mi fido, non mi sembra giusto distruggere la reputazione di una persona, Daniel in questo caso, costruendole intorno volutamente una gabbia di sospetti basati su premesse false, costruite ad arte e ripeto di proposito, perché lo hai fatto apposta a ritagliare quelle parti. Non hai capito male, perché altrimenti ti può capitare una volta di tagliare la frase sbagliata. Non lo so, questa situazione ragazzi mi ricorda il caso di Martin Bashir. Vi ricordate l'intervista controversa che lui ha fatto a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato nella Michael Jackson saga? Martin Bashir praticamente si era finto amico di Michael Jackson per convincerlo a farlo entrare nel suo ranch e a farlo convivere con lui per 8 mesi, solo per poi tradirlo in modo vergognoso montando ad arte un documentario manipolato in cui lo pigliava per peso. Una cafonata. Stessa cosa, anche lì mancavano gli elementi, no? In realtà erano tutte supposizioni, lui giocava con la suggestione dello spettatore. Ora ragazzi vi invito a fare caso ad una cosa: sia l'emittente di Martin Bashir, la BBC, sia il The Times sono testate britanniche, come il The Sun che ha diffamato Johnny Depp e il principe Harry. Purtroppo, ragazzi, tra i tabloid britannici è comune questa pratica di servire al pubblico la narrazione che fa più scalpore, anche al costo di manipolarla. Sono sensazionalistici i tabloid britannici, infatti i lettori sono abituati a questa cosa che i giornaletti di gossip fanno, di non riportare solo le notizie ma di enfatizzarle e manipolarle e piegarle per creare narrazioni più coinvolgenti da telenovelas. Ma perché fanno questa cosa? Perché i tabloid, questi giornaletti di gossip britannici, pubblicano ogni giorno, scrivono ogni giorno come Dichele. Qui abbiamo pure noi le riviste di gossip, no? Per esempio chi?
oppure gente, ma sono settimanali tutt'al più e già c'è meno pressione. Ma il The Sun, il Daily Mirror, il Daily Mail e anche il The Times sono tutti quotidiani, cioè come noi ogni giorno abbiamo i quotidiani che ci riportano la cronaca nera, le notizie principali d'Italia, delle varie regioni, loro pure hanno i quotidiani, ma hanno anche quelli di gossip, e quindi c'è questa pressione costante nelle redazioni dei giornaletti di gossip per produrre contenuti che attirino l'attenzione dei lettori ogni giorno. E non è facile, ragazzi, cioè non è che ogni giorno c'è quel gossip scioccante che ti fa saltare il lettore dalla sedia. Non è come il quotidiano delle notizie, che comunque bene o male qualche cosa da raccontare c'è sempre, non lo so, qualche buca in cui è caduto un passante o qualche incidente stradale o qualche roba politica. Ogni tanto nel mondo del gossip c'è il piattume, non succede niente, ma loro devono pubblicare lo stesso, devono riempire le pagine in qualche modo e devono farlo in fretta, devono trovare storie da scrivere e pubblicare in un lasso di tempo brevissimo, 24 ore, riempendo comunque un tabloid. È una macchina che non si ferma mai e a volte, pur di non fermarla, si sacrifica la verità sull'altare del sensazionalismo. Di fronte alle conseguenze devastanti dell'articolo, che ha danneggiato la reputazione di Daniel in modo, secondo me, alquanto irreparabile, perché ora tutti lo guardano come se fosse Fred Flintstone, Hannah decide di parlare pubblicamente e di raccontare la sua versione dei fatti. Innanzitutto, come lei da brava contadina sa fare, prepara il terreno, pubblicando un TikTok in cui esprime la sua delusione per come è stata ritratta nell'intervista, dicendo: io pensavo che l'intervista fosse andata bene, finché non ho letto l'articolo e francamente sono rimasta scioccata dal fatto di essere stata ritratta come una donna oppressa da mio marito. Non è così. A couple of weeks ago, we had a reporter come into our home to learn more about our family and business. We thought the interview went really well, very similar to the dozens of interviews we had done in recent memory. When we saw the printed article, which shocked us and shocked the world by being an attack on our family and my marriage, portraying me as oppressed, with my husband being the culprit. This couldn't be further from the truth. Nothing we said in the interview implied this conclusion, which leads me to believe the angle taken was predetermined. For Daniel and I, our priority in life is God and family. Everything else comes second. The greatest day of my life was when Daniel and I were married 13 years ago. Together we have built a business from scratch. We've brought 8 children into this world. We are co-parents, co-CEOs, co-diaper changers, kitchen cleaners, and decision makers. We are one. And I love him more today than I did 13 years ago. We have many dreams still to accomplish. We aren't done having babies. We are excited for our new farm store to open, and I can't wait to see what the future holds for the rest of it. But for now, I'm doing what I love most, being a mother, wife, a businesswoman, a farmer, a lover of Jesus, and making meals from scratch. Fine. Poi l'1 agosto Hannah pubblica 2 foto su TikTok e scrive: ogni giorno condivido uno scorcio della nostra fattoria rurale e della vita familiare qui tra le montagne dello Utah settentrionale. Indosso molte maschere, diciamo molti ruoli: mamma, moglie, cuoca, imprenditrice, creatrice di contenuti, amante di Dio e di tutto il resto. Per i follower di lunga data e per quelli che si sono appena uniti al viaggio, ho voluto cogliere l'opportunità di raccontarvi la nostra storia con parole mie. Me prima del matrimonio, me prima dei figli, prima ancora di sognare e di creare Ballerina Farm. Quindi lei, ragazzi, dice: ora vi accollate di sentire tutta la mia storia, questa volta raccontata da me. E che faccio, ne priviamo? Hannah, ragazzi, racconta la sua storia, racconta di quando i suoi genitori avevano il negozio di fiori, dice di essere cresciuta vedendo i suoi genitori che cercavano di fare quadrare i conti, dice: io ho imparato così le basi del commercio, ho imparato il valore dei buoni dipendenti, ho imparato come fare per incrementare le vendite, le strategie di marketing, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti, dice Hannah, oggi tutti noi 9 figli, tutti, cioè sia io che i miei
8 fratelli, abbiamo tutti un'attività in proprio. Io sono cresciuta con l'idea che si diventa adulti, si mette su famiglia e si avvia un'attività. E Hannah dice: la danza è stata il mio primo amore, è vero, e i miei hanno usato tutti i soldi che facevano al negozio di fiori, prima per pagarmi le scarpette, poi per pagarmi la Juilliard, poi per pagarmi il viaggio, il soggiorno a New York. Quindi, dice Hannah, capite che io volevo essere la migliore nella danza, facevo di tutto per essere una brava ballerina perché dovevo dare un senso a tutti questi sacrifici, e facevo di tutto, dice Hannah, per alleggerire il carico finanziario dei miei genitori, ed ecco perché partecipavo ai concorsi di bellezza. Poi, dice Hannah, a un certo punto mi sono innamorata di Daniel, io ero sicura di aver incontrato l'amore della mia vita, una certa, e sposarlo, dice Hannah, è stata la decisione migliore che abbia mai preso. Questo penso che sia, ragazzi, in risposta a chi dice che lui l'abbia perseguitata per 6 mesi e che l'abbia costretta a un appuntamento con lui, e quindi che in realtà lei sia stata messa sotto pressione per sposarlo. Poi dice Hannah: Daniel giocava alla crosse e siccome io vivevo a New York per finire gli studi di danza alla Juilliard, lui ha mollato la sua carriera di atleta per trasferirsi vicino a me e sostenermi. Beccati questa, Meghan, che dici che lui non ha mai fatto alcun sacrificio per lei. Poi, dice Hannah, entrambi venivamo da famiglie numerose ed entrambi volevamo dei figli e abbiamo deciso di lasciare fare a Dio. Tradotto, ragazzi, abbiamo copulato senza anticoncezionali. Cito testualmente Hannah: pensavo che avrebbe voluto Dio che finissi la scuola prima di mandarmi il nostro primogenito Henry. Noi pianifichiamo, Dio ride. Che burlone, Dio, me lo immagino mentre direziona gli spermatozoi col joystick. E quando è nato Henry, dice poi Hannah, la maternità è stata il mio nuovo sogno. Poi dice: ci siamo trasferiti per il lavoro in Brasile, io ho trovato una compagnia di danza lì e ho ricominciato a ballare lì. Nei weekend andavamo in spiaggia, poi abbiamo scoperto dei bed and breakfast che si trovavano nelle fattorie, abbiamo iniziato a passare i fine settimana nelle fattorie e ci siamo innamorati tutti e due di quello stile di vita. Abbiamo scoperto lì che amavamo l'agricoltura, tanto che abbiamo iniziato a trasportare di nascosto gli animali della fattoria nel portabagagli della nostra piccola auto fino alla nostra casa nella periferia di San Paolo. Non credo sia legale questa cosa, ho delle perplessità su come trattino gli animali, io l'inchiesta francamente l'avrei fatta su questo. Comunque, al che, dice Hannah, siamo tornati nello Utah con questo sogno comune di aprire una fattoria. Abbiamo comprato la fattoria e un giorno ho chiesto a mio fratello: come la potremmo chiamare secondo te questa fattoria? Mi dai un consiglio? E lui mi fa Ballerina Farm, cioè la fattoria della ballerina, perché non conosco nessuna ballerina che fa la contadina. Quindi, capito, ragazzi, pure il nome è stato scelto da Hannah, lo ha proposto suo fratello, lei quindi lo ha impugnato, lo ha voluto, ed è un nome comunque plasmato su di lei, sulle sue passioni, sui suoi sogni. Conclude Hannah: è bello, è gratificante e lo faccio con la mia famiglia. Abbiamo ancora molti sogni da realizzare e non vedo l'ora di vedere cosa ci riservi il futuro. Ora, la domanda finale a questo punto è: Hannah va davvero salvata? Vi dico cosa ne penso io, ragazzi, poi mi direte cosa invece ne pensate voi. Dal quadro che emerge, guardando un attimino tutti i pezzi del puzzle al loro posto, o quantomeno quelli che siamo riusciti a rimettere al loro posto, mi sembra che Hannah stia bene così com'è. Penso anche che abbia abbastanza soldi per permettersi un viaggio in Grecia, e se non lo fa potrebbe essere anche semplicemente per motivi legati alle responsabilità familiari e lavorative. Questa è una realtà che molti di noi conoscono bene, d'altra parte, cioè il desiderio di fare un bel viaggio, fare una bella vacanza, prendersi una bella pausa, ma l'impossibilità di fare questa cosa per via di impegni lavorativi o familiari. Non c'è niente di particolarmente straordinario o particolarmente tragico in questo, cioè forse un po' tragico lo è, ma questo è un altro discorso che riguarda tutti e non soltanto Hannah Needleman, un discorso che riguarda la società della performance, il capitalismo. Non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di cose più importanti, cioè se a Hannah piaccia mungere le vacche o meno. Qualche preoccupazione riguardo questa storia della fattoria ce l'ho al massimo
per i figli, per i bambini. Dico, magari sono traumatizzata dagli Hate Passengers, comunque non ho la sensazione che siano proprio sovraesposti come in altri canali simili. Mi rendo conto che la loro presenza online sia inevitabile dato che sono in 84, quindi insomma vuoi o non vuoi, mentre Hannah registra i video li riprende per forza. Sarebbe come cercare di riprendere il Duomo di Milano senza inquadrare i piccioni, però i contenuti non sono proprio incentrati su di loro, sulla loro crescita, non li fa parlare direttamente, più che altro Ballerina Farm parla di ricette, parla della vita da agricoltori, quindi vabbè, relativamente mi preoccupa questo. Mi preoccupa semmai il loro isolamento dal resto del mondo, se devo trovare un punto critico. Questo sì, perché crescono comunque in un ambiente chiuso, socializzano solo tra loro, non vanno a scuola, fanno homeschooling, potrebbero da grandi avere quindi difficoltà a socializzare con i loro coetanei e ad adattarsi al mondo esterno, ma d'altronde queste difficoltà ce le ha anche chi ha sempre vissuto in condominio in centro città, quindi anche questa è una discussione molto ipotetica. Sicuramente vivendo in aperta campagna c'hanno anche dei benefici a livello di salute che chi vive in città si sogna. Andiamo invece a toccare il punto cruciale, cioè Daniel. Secondo me Daniel è stato diffamato, penso ingiustamente, è discriminato in quanto uomo mormone, cioè ha subito comunque il peso del pregiudizio, ecco, mettiamola così. Ricostruendo la vicenda, a me non è sembrato uno che ha imposto alla moglie cosa fare, cioè mi sembra invece uno che ha sempre sostenuto sua moglie nelle sue scelte. Da quello che traspare sui social, che poi può anche non essere la verità, sembra che lui sia anche una persona molto premurosa nei confronti della moglie. Poi sicuramente avrà chiesto alla moglie di fare dei sacrifici come lei ne avrà chiesti a lui, ma in una coppia, ragazzi, i compromessi sono inevitabili e ogni coppia si organizza in base alle proprie priorità. Lo stile di vita di Hannah e Daniel sicuramente sarà influenzato dalla loro fede mormone, sicuramente rifletterà almeno in parte una mentalità mormone, magari ci sarà, si organizzeranno, insomma si divideranno i ruoli in modo un po' più tradizionale, sicuramente Hannah sarà un po' preda dell'idea che la felicità della donna sia strettamente legata alla maternità e alla creazione di una famiglia numerosa. Questo tra l'altro emerge anche in alcuni post sul suo blog che prima non vi avevo letto. Per esempio nel 2013 Hannah aveva portato il figlio Henry da un Babbo Natale in Brasile. Come vedete il Babbo Natale era scazzato e Hannah aveva scritto nel suo blog: povero Babbo Natale, quel tizio doveva essere infuriato, faceva molto caldo ed era tutto vestito, ci si aspetterebbe che la signora Klaus gli avesse messo in valigia un vestito più leggero sapendo che sarebbe partito per il Brasile, ma immagino che non l'abbia fatto, accidenti. Quindi comunque pensare a fare la valigia del marito è compito della moglie, capito? Perché lui non è in grado di distinguere i vestiti invernali da quelli estivi, è la moglie responsabile del benessere del marito. Poi in un altro post Hannah scriveva: l'unica cosa migliore dell'allattare un bambino è allattare 2 bambini, questa è la verità, mi sono sentita una vera madre. Quindi per essere una vera madre devi non solo allattare un bambino ma allattarne molti. Ora, dove voglio arrivare, ragazzi? Che indubbiamente Hannah e Daniel saranno condizionati dalla loro fede mormone. Ciò non significa che Hannah debba essere salvata da questa condizione per la quale è madre felice di esserlo, anche perché in realtà siamo tutti condizionati dalla cultura in cui cresciamo. Noi magari donne della classe 1994 siamo cresciute in una società che ci incoraggiava già a emanciparci, a lavorare, a fare carriera possibilmente a gratis, e ora siamo influenzate in qualche modo da questo messaggio. È più probabile che ci sentiamo felici all'idea di fare carriera, all'idea di comprarci una casa, di essere indipendenti, piuttosto che dall'idea di diventare madri. Ma non tutte, cioè non tutte
tutti trovano felicità nelle stesse scelte. Ci sono donne che si sentono più appagate dedicandosi alla famiglia, vuoi perché sono state condizionate così, vuoi per inclinazione personale, comunque non possono controllarlo il modo in cui si sentono più felici. Invece femminismo dovrebbe significare, secondo me, rivendicare la libertà di poter scegliere. Io questo ci vedo nel femminismo, no? Voglio la libertà di scegliere di lavorare e fare carriera, oppure scegliere di occuparmi della casa perché lo voglio fare, no perché me lo impone il partner o me lo impone la società, o mi fa sentire, insomma, come se dovessi fare così. Scegliere di abortire oppure scegliere di fare 10 figli o un figlio solo. Scegliere di truccarmi, rifarmi, depilarmi, indossare il reggiseno oppure fare solo una di queste cose o nessuna di esse. Scegliere di sposarmi o scegliere di non farlo. La base di tutti i diritti che rivendichiamo quando si parla di donne o anche di LGBT è sempre la libertà di scegliere, perché si è davvero liberi quando si ha scelta, quando si ha almeno una doppia opzione. Di conseguenza dire mi sento male per lei, poverina, fa la contadina, prima era una brava ballerina ma è talmente condizionata dalla religione che ha scelto di fare 8 figli invece di fare carriera, significa insinuare che chi fa questa scelta sia meno intelligente, meno capace di capire cosa sia meglio per sé rispetto a te. Cioè tu ipotetico sei più capace di capire cosa sia meglio per Hannah rispetto a lei. No, quello che rende felice Hannah può essere diverso da quello che rende felice te, me, qualcun altro. Non c'è un modo giusto o sbagliato di essere felici, a meno che la mia felicità non danneggi qualcun altro. Tipo, se mi rende felice mangiare la gente o elaborare attentati terroristici sofisticati, magari devo sacrificarmi, ma nel caso di Hannah lei non danneggia nessuno a parte i galli. Quindi se questa è la sua forma di felicità, non vedo perché debba essere giudicata in base a standard che non le appartengono. Io la vedo così, ragazzi: nel momento in cui convinciamo una donna che deve sacrificare la sua felicità per aderire a uno standard considerato più intelligente, diventa questo stesso un condizionamento sociale e viene a mancare la libertà di scegliere di nuovo, perché sei condizionata dalla pressione sociale a scegliere la carriera e non sei più libera come prima, quando eri condizionata a scegliere necessariamente la maternità. Cioè, sulla carta potevi lavorare ma non lo facevi perché eri condizionata dalla pressione sociale, e se sceglievi il lavoro invece che la famiglia ti sentivi male perché ti sentivi giudicata, guardata male, di conseguenza ti sentivi in colpa, sbagliata, e il conflitto interiore alla fine ti portava a scegliere la famiglia ma picchiando i tuoi figli. Compromesso freudiano. Il femminismo fallisce quando inizia a imporre un'unica visione della felicità, un nuovo tipo di conformismo. E qui voi mi direte: ok Iris, hai ragione, abbiamo capito, ma la vera questione qui non è se le scelte di Hannah siano giuste o sbagliate, ma se siano state fatte liberamente, senza imposizioni e appunto senza condizionamenti. Cioè, se lei è stata comunque ha subito la pressione sociale, ad esempio della sua comunità o della sua famiglia, allora non è stata libera di scegliere. Secondo me lei non ha scelto per la pressione sociale. Innanzitutto vorrei recuperare un'altra cosa che vi avevo detto di ricordare, e cioè che la famiglia di Hannah l'abbia sempre sostenuta nel suo sogno di diventare ballerina. L'ha fatta andare a New York, l'ha accampata a New York, le ha pagato gli studi alla Juilliard, usavano tutti i soldi per comprarle le scarpette da ballo. Ecco, questo significa, secondo me, che la famiglia non limitava le sue ambizioni, mettendole in testa che una donna dovesse solo starsene a casa a fare la mamma chioccia sfornando un figlio l'anno, perché altrimenti, ma chi glielo faceva fare di fare tutti questi sacrifici economici per una che comunque non avrebbe potuto lavorare, che secondo loro non avrebbe dovuto fare carriera, ma si sarebbe dovuta dedicare alla famiglia e ai figli? Hannah è cresciuta incoraggiata dalla famiglia a coltivare le sue passioni, a coltivare i suoi sogni. Quindi, secondo me, quando Hannah deciderà di lasciare la danza, non lo farà perché limitata dalle pressioni della famiglia, non avrebbe senso, perché le aspettative della famiglia erano che lei diventasse una ballerina. Lei, secondo me, lascerà la danza perché troverà una nuova passione che la farà sentire realizzata,
e farà quello che la sua famiglia le ha insegnato a fare, coltivare la sua passione. Coltivare in tutti i sensi in questo caso. Poi certo ragazzi, Hannah sarà stata influenzata nelle sue scelte dal fatto di avere un marito e dei figli, ma sicuramente avrebbe fatto scelte diverse se fosse stata single, se non fosse stata con Daniel, oppure se fosse stata con un uomo diverso da Daniel. Probabilmente sì, la sua fede, la sua comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni avranno avuto un minimo ruolo nel modellare le sue decisioni, sì, ma certo ragazzi, ma tutti noi siamo influenzati da fattori esterni quando prendiamo le decisioni. Nessuno di noi vive in un vuoto sociale e prende decisioni senza alcun attrito. Le nostre scelte quotidiane sono sempre fatte all'interno di un contesto, sono sempre influenzate dalle persone che ci circondano, dalle nostre esperienze passate, dai valori che ci sono stati trasmessi. Facciamo delle scelte considerando le opzioni che abbiamo a disposizione, adattandoci al contesto in cui viviamo, cercando di bilanciare lavoro, amore, famiglia, gruppi di cui facciamo parte, cercando di non togliere troppo a nessuna di queste sfere. Poche volte riusciamo a scegliere qualcosa al 100% senza curarci di tutto il resto, di ciò che pensano gli altri. Cioè pensate, fare delle scelte pensando al 100% al lavoro quando hai famiglia e figli, rischi di danneggiare altre persone, tanto che quando prendiamo delle scelte pensando al 100% solo ed esclusivamente a noi stessi, fregandocene di qualunque altro fattore esterno, di solito veniamo percepiti come egoisti. Le influenze esterne fanno parte del processo decisionale. La libertà di scelta non è l'assenza di influenze esterne, ma la capacità di riconoscere le influenze esterne che hai e prendere decisioni consapevoli all'interno delle circostanze in cui ti trovi e di cui tu appunto sei consapevole. Cioè la libertà di scelta è la capacità di capire che stai prendendo quelle decisioni influenzato da quei fattori esterni, pur mantenendo il focus su cosa sia meglio per te, cosa faccia stare bene te. Non so se mi sto spiegando male o malissimo. Vabbè, basta ragazzi, si è capito cosa penso io. Adesso inizio ad avere l'ansia di avere detto cavolate, di essermi espressa in modo troppo categorico, cioè comunque sono tutte opinioni mie, sia chiaro. Quindi facciamo così, passo la parola a voi ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi. Secondo voi Hannah Nealman sarebbe stata più felice se avesse fatto la ballerina? Pensate che Daniel sia un marito che la supporta o un cavernicolo che l'ha trascinata a vivere in mezzo ai maiali e che la costringe a partorire come la Madonna nel fienile? Scrivetemi le vostre opinioni che io scendo subito giù a leggervi. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto del video, ci vediamo prestissimo con un nuovo videogiornale, vi mando un abbraccio ragazzi e a voi la linea.